Buongiorno a tutti voi, grazie di essere qui oggi. Abbiamo capito che le dinamiche imperscrutabili che vanno oltre l'indicibile dell'incidente in Romea hanno creato delle difficoltà, ma so che molti arriveranno strada facendo. Allora, intanto è un piacere, un onore essere qui all'Ateneo Veneto per la prima volta. L'Ateneo è diventato la nostra casa, la casa della Giornata Mondiale della Poesia che da tanti anni si celebra a Venezia. Io direi di cominciare in una maniera un po' diversa dal solito, e cioè con un po' di buio virtuale e delle immagini. Allora, a nome di Poesia Venezia, dell'Associazione Culturale Omnia, del Club per l'UNESCO di Venezia e del gruppo Poesia Comunità di Mestre, vi do il benvenuto. Apriamo le celebrazioni della Giornata Mondiale della Poesia. A breve, brevissimo, gli interventi sul tema della giornata, la poesia oltre l'indicibile, con dei relatori di eccezione. Abbiamo il piacere tra poco di ascoltare il professor Alessandro Cinquegrani, ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia. Poi ascolteremo il professor Paolo Balboni, linguista italiano molto noto, docente universitario, studioso di glottologia insomma i titoli sono tantissimi di tutti i nostri relatori. E poi il dottor Stefano Bottero, che è poeta e letterato e dottorando al corso di italianistica all'Università Ca' Foscari di Venezia, sul tema fondamentale della nostra giornata, la poesia oltre l'indicibile. Ascolteremo anche gli omaggi che faremo tutti insieme a tre grandi poeti di cui ricorre l'anniversario, l'anniversario del 50° della morte di Aldo Palazzeschi, i 120 anni della nascita di Pablo Neruda e i 170 anni dell'anniversario della nascita di Oscar Wilde, tre poeti eccezionali. E naturalmente poi spazio alle nostre voci, alle vostre voci, quelle della poesia, in un reading che costruiremo tutti assieme, come un'opera d'arte corale, polifonica che costruiremo tutti assieme, qui all'Ateneo Veneto. Ed è per questo che a fare gli onori di casa c'è il vicepresidente dell'Ateneo Veneto, il professor Filippo Maria Carinci, che chiedo di portare i saluti della presidenza. Grazie. Naturalmente un caloroso benvenuto a voi tutti questo pomeriggio, nel primo giorno di primavera che ben si addice alla poesia, così come veramente possiamo dire che all'Ateneo la poesia è veramente di casa, anche perché molti tra i nostri soci sono e sono stati poeti, così come tra i nostri soci ci sono molti cultori di poesia. Anche Zanzotto. Certo, a questo punto però vorrei almeno ricordare due soci che recentemente ci hanno lasciato, il dottor Gino Pastega, di cui anche recentemente abbiamo ricordato la figura in una presentazione della sua opera proprio qui in Ateneo. E poi anche vorrei elevare un pensiero nel ricordo di Giuseppe Goisis, un'altra figura di studioso che
veramente ha approfondito tanti temi anche di questo ambito e che è stata, ho anche un ricordo personale molto affettuoso, devo dire, nei suoi confronti, perché mi ha accompagnato per lungo tempo nella facoltà di lettere e filosofia. La sua gentilezza e la sua profondità sono stati due elementi che veramente mi hanno lasciato un ricordo indelebile della sua persona, quindi mi fa piacere ricordarlo qui. Inutile dire quanto sia importante oggi ascoltare poesie, per chi può anche scrivere le poesie. In un momento così difficile che stiamo vivendo, in un momento di paura, di grande timore per il nostro futuro, avere una poesia che ci parli e ci parli anche appunto oltre l'indicibile può essere motivo per noi di grande conforto. E quindi oggi pomeriggio è veramente un momento importante per tutti noi che siamo qui riuniti, e l'Ateneo vi dà un benvenuto davvero caloroso anche da parte della Presidente, non poteva essere qui presente oggi, la dottoressa Antonella Magaraggia. Un ringraziamento anche ai colleghi Cafoscarini che ci onoreranno dei loro interventi, e anche un ringraziamento davvero affettuoso a Giovanna Pastega, che è la grande animatrice di moltissime iniziative, non solo questa ma di molte altre, rivolte soprattutto ai giovani, che dovrebbero essere il punto di partenza per tante nuove nostre iniziative. Speriamo che queste iniziative proseguano ed abbiano successo. Stamattina ne abbiamo avuto anche una testimonianza importante. Grazie ancora. Grazie. E grazie a voi tutti per essere qui. Allora, voi sapete che questa manifestazione è patrocinata idealmente, non economicamente, perché è opera della passione di noi volontari, a cui è andato il ringraziamento in quelle immagini che avete visto, delle tante persone che nel corso della storia di questa manifestazione hanno offerto la loro capacità, il loro talento, la loro voglia di fare. Avete visto Giuseppe Goisis, avete visto tante persone, no? Perché le iniziative sono fatte soprattutto di persone che ci credono, no? Quindi è fondamentale essere qui oggi tutti assieme a festeggiare la giornata mondiale della poesia istituita dall'UNESCO. Dicevo, ci sono delle istituzioni che credono in questa manifestazione, sono la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia, che ci hanno patrocinato. Ci è arrivata proprio adesso una lettera del Presidente Luca Zaia che ha chiesto appunto fosse letta a tutti voi e ai relatori. Gentile dottoressa Pastega, nel ringraziarla per l'invito vorrei dire alcune parole a tutti gli intervenuti. La poesia sembra divagare e intorbidare, ma infine dilucida quando v'è di più agrumato nella storia. In questa frase di Andrea Zanzotto si condensa il sentire e il valore etico che dava alla poesia, capace di resistere alle inquietudini e alle incertezze del nostro tempo. La poesia è un importante strumento di comunicazione e non è elitario, è capace di trasmettere la bellezza della parola, la complessità del quotidiano, l'incertezza del futuro con un linguaggio reale, libero anche da schemi e di impalcature stilistiche. Quindi mi complimento con questa iniziativa divulgativa e celebrativa e di una tradizione poetica che anche il Veneto ha avuto nelle sue massime espressioni e che anche ora trova significativi interpreti. Nel ringraziare l'organizzazione, io rivolgo a tutti i presenti il mio più affettuoso saluto. Vuol dire che almeno ci ascoltano e sanno che esistiamo, e questo è già importante. Allora, dicevo che è fondamentale l'incontro tra noi, perché ogni anno viene rinnovato con la vostra presenza, e oggi cercheremo di celebrare la poesia costruendo tutti assieme, visto che la parola poesia, no, viene da poieo, il verbo greco che significa creare, cercheremo di creare tutti assieme un'opera polifonica, collettiva, attraverso le vostre voci nel reading che si svolgerà dopo, no? Tra breve. Parola fondamentale, la poesia nella storia dell'umanità
ha seguito regole e schemi molto diversi nel corso del tempo, ma sicuramente ha portato sempre la voce profonda espressa dall'umanità. E allora, per capire che cos'è l'indicibile oggi, che sembra quasi, no, essere quello che non sappiamo dire, quello che non possiamo dire, non vogliamo dire o abbiamo paura di dire, in quest'epoca che è sicuramente una delle più drammatiche della storia dell'umanità. Ci siamo lasciati alle spalle la pandemia, no? E siamo di fronte allo spettro di una guerra totale. Cos'è l'indicibile oggi? E come grandi poeti come Palazzeschi, Neruda, Wilde, che celebriamo oggi, hanno toccato questo indicibile? Ebbene, io vorrei subito dare la parola ai nostri relatori e cominciare immediatamente ad ascoltare il professor Alessandro Cinquegrani, ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci illuminerà sull'indicibile nella parola poetica, ma soprattutto cercherà di raccontarcelo attraverso un grande autore come Aldo Palazzeschi, che, come vi dicevo, di cui ricorre il 50° anniversario dalla morte. Prego, professore. Ok, allora buongiorno a tutti, ringrazio Giovanna Pastega della presentazione e dell'invito. Dunque io dirò qualche parola generale su il tema della giornata e poi anche su Aldo Palazzeschi. Allora vorrei iniziare dal tema del giorno, cioè la poesia oltre l'indicibile. La prima reazione rispetto a questo tema è stato chiedermi come sia possibile che la poesia parli dell'indicibile. La poesia è fatta di parole e quindi le parole sembra impossibile, appunto, che le parole possono dire qualcosa di indicibile. Come si può arrivare a dire questo? Ora, la risposta, ragionandoci e pensando che effettivamente la poesia ha questo potere di dire l'indicibile, mi sono chiesto appunto come si può rispondere a questa questione. E forse dire che la poesia sia fatta solo di parole è un errore, è anzi l'elemento che distingue forse la poesia da altre forme di utilizzo delle parole è proprio il fatto che la poesia è fatta anche di suoni e non solo di parole, cioè è fatta anche di musica, o forse è ciò che caratterizza la poesia, appunto, è esattamente questo. Allora, diciamo, la poesia ha, banalizzando e semplificando molto, due livelli diversi, no? In uno più razionalizzabile e un altro più inconscio, no? Noi sappiamo ormai da più di 100 anni, no? Che l'individuo è fatto a strati diversi, no? Ce lo diceva Freud, la coscienza, la parte più razionale è qualcosa di più sommerso, di inconscio, e questi strati stanno tra di loro anche in conflitto fra loro, litigano, no? Ma si influenzano l'uno con l'altro. Ecco, e mi sembra che la poesia, la parte, diciamo, razionalizzabile, fatta di parole della poesia, parli alla nostra coscienza, alla nostra intelligenza, alla nostra razionalità, mentre la dimensione sonora, musicale, parli invece a qualcosa di più sepolto. E allora, quando si parla a qualcosa di più sepolto dentro di noi, si può anche attingere all'indicibile, perché appunto non è razionale. Ecco, per Nietzsche, come sappiamo, per esempio, la poesia, la musica era
l'arte più dionisiaca, cioè che aveva il potere di farci uscire dall'io, di mettere in contatto noi stessi, l'io nostro, con tutte le creature della terra, in un certo senso, no? Ecco, e quindi questa dimensione della musica nella poesia, secondo me, è proprio quella che è in grado di farci uscire dall'io del poeta, dall'io lirico, no? E far diventare questa poesia patrimonio di tutti. La storia dell'io che diventa storia di tutti. Ora, per esempio, quel diciamo enfant terrible che è stato Aldo Palazzeschi, di cui appunto tra poco dirò qualcosa in più, in uno dei testi diciamo più famosi, anche più irriverenti, come era lui, che si intitola appunto Lasciatemi divertire, a un certo punto inserisce una serie di suoni, dice, ma adesso non lo so bene come leggerlo, scusatemi, ma insomma dice bilo 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 blum, filo 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 flum, bilo bilo lu filo lu, e dice, quando finisce di dire questi suoni, non è vero che non vogliono dire qualcosa, vogliono dire, come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole, una cosa molto volgare, ebbene, così mi piace fare. Ecco, lui rende esplicito, no? All'inizio del Novecento rende esplicito il fatto che la poesia parla anche quando non dice, cioè dice anche qualcosa di indicibile, no? Perché appunto parla attraverso i suoni. E lui insomma lo ricorda con questo modo un po' bizzarro, come era lui, insomma un po' irriverente. Per tutti noi è ovvio che sentire canticchiare una canzone di cui non si ricordano le parole ci comunica comunque qualcosa, no? Ci dà allegria o ci dà anche fastidio. Se non so, sto lavorando, una persona si mette a canticchiare, può dare anche fastidio, voglio dire, cioè ci dà una reazione immediata, istintiva. Ecco, ovviamente la poesia non è solo questo, cioè non distingue in realtà. Finora abbiamo parlato di parola e suoni come distinti, ma in realtà la poesia li fonde, no? Cioè, non sono due punti diversi, cioè è verbale e non verbale al tempo stesso, e quindi dicibile e non dicibile al tempo stesso, ed è dicibile perché attinge, anzi va oltre il dicibile perché attinge all'indicibile, e va oltre l'indicibile perché attinge al dicibile. Per esempio a scuola si studia spesso, no? Si fanno degli esercizi, ditemi, ci sono credo degli insegnanti, no? Uno degli esercizi che troviamo nei libri è fare un riassunto dei contenuti del testo, e poi l'esercizio successivo è individua le figure retoriche o la metrica, no? La struttura metrica della poesia. Cioè spesso anche quando si insegna si tende a distinguere il contenuto dalla forma, ma ovviamente, come sappiamo tutti, non è così. I suoni e le parole, dicibile e indicibile, sono strettamente legati, sono fusi insieme. E vorrei fare solo un esempio, che questa volta non prendo da Palazzeschi, ma da un poeta che è stato anche citato poco fa, cioè Andrea Zanzotto. Andrea Zanzotto pubblica nel 1978 Il Galateo in Bosco. Il Galateo in Bosco parla di un tema abbastanza semplice, riassumibile in poche parole, cioè racconta il Montello, il monte che abbiamo qua vicino a Treviso, no? E due aspetti del Montello: da una parte i resti della prima guerra mondiale, e dall'altra parte è il luogo dove Giovanni della Casa ha scritto il Galateo, quindi le buone maniere. Quindi da una parte l'orrore della guerra, dall'altra parte le buone maniere. Ora lui racconta questa cosa in una sezione importante del libro, parlando appunto dell'orrore della guerra, dei resti, dei morti, di ciò che ci dicono, ci deve dire tutto questo, e dall'altra parte però bloccando in un certo senso tutto questo racconto nel sonetto, anzi nel libero sonetto, cioè in una forma chiusa, in una forma precisa, in una forma estremamente elegante. E sembra che la parola voglia uscire dalla forma elegante e dirci qualcosa, ma non riesce a farlo, non riesce a uscire. Ci parla di un orrore
che noi non riusciamo mai a prendere fino in fondo, perché esiste un'eleganza formale che ci impedisce di arrivare a un certo punto. E questa contraddizione, questa lotta tra la forma e il contenuto è il contenuto della poesia. Ora noi viviamo in un'epoca, come è stato detto, in anni difficili, in cui appunto l'orrore della guerra non è solo lontano nel tempo, ma anche nello spazio non così lontano. E questa nostra vita, diciamo, fatta di buone maniere, sembra appunto in contraddizione con questo. Noi viviamo questa contraddizione. Ecco, in questo modo la forma, come vedete, lo stile è il contenuto, è il cuore della poesia. Vado velocemente avanti. Allora, questa forza della poesia ha reso il poeta quasi una figura mitica. Oggi ne parliamo come una figura mitica, cioè il poeta che è in grado di dire l'indicibile, no? Ora, è stato ovviamente il poeta come genio romantico, per esempio, in un certo periodo, è stato il poeta veggente, Rimbaud, no? È stato il poeta Abate, D'Annunzio, e poi è arrivato Parazeschi, che si mette in questa linea, no? Il poeta che cos'è? Che cos'è il poeta? Ora, Parazeschi è stato un tipo strano, un tipo estroso e riservato, molto riservato al tempo stesso. All'inizio del Novecento si avvicina al futurismo, però non era pienamente futurista, piaceva ai crepuscolari ma non era crepuscolare, poi diventò anche un romanziere di successo, ha scritto il Codice di Pereira, Le sorelle del Materassi, ha scritto il Doge. Il Doge è un romanzo ambientato a Venezia. E a Venezia Parazeschi è stato a lungo, ha vissuto a lungo in compagnia della sua governante, che si chiamava Margherita Bellocchio, anzi lui chiamava Margherita Bellocchio perché il suo nome vero era Plebe Bellocchio. Il nome di battesimo che gli avevano dato era Plebe, ma Parazeschi ovviamente non poteva chiamare una donna a cui voleva bene Plebe, e quindi la ribattezzò Margherita. Ecco, il Doge è un libro, appunto, un romanzo del 67, quindi di un Parazeschi molto, molto, sì, abbastanza avanti con gli anni, insomma, più di 80 anni, che racconta appunto la storia di un Doge a Venezia che deve affacciarsi per dare una notizia alla popolazione, quindi la popolazione si assembra in grande numero per ascoltare questo Doge non si presenta, continua a rimandare finché appunto si presenterà quando la gente ormai è andata via, insomma, quindi è un po' un racconto paradossale, per certi versi molto, molto affascinante. Ma torniamo alla poesia. Abbiamo detto il poeta mitizzato, il poeta che è in grado di andare oltre l'indicibile, il poeta genio, veggente, Abate. E Parazeschi, nel testo forse più famoso che lui abbia mai scritto, parte chiedendosi appunto chi sono, cioè si intitola Chi sono. E il testo dice così: son forse un poeta? No, certo, non scrive che una parola ben strana alla penna dell'anima mia, follia. Son dunque un pittore? Neanche, non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia, malinconia. Un musico allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia, nostalgia. Son dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia. Ecco, ovviamente questo è un testo talmente famoso, insomma, è conosciuto da tutti, però vorrei semplicemente fermarmi l'ultimo minuto prima di chiudere sulla definizione che dà del poeta, cioè di se stesso, come saltimbanco dell'anima mia, dove il termine saltimbanco significa l'acrobata, il funambolo, ma anche il giullare. Il giullare è sicuramente una persona che si esibisce, lui dice mettere una lente davanti al cuore, si esibisce di fronte agli altri, ma anche una figura in grado di dare una prospettiva altra, una prospettiva diversa. Il giullare di corte
era la persona che aveva il permesso di criticare il potere, era l'unico che aveva il permesso di criticare il potere. Quindi il saltimbanco dell'anima mia è una figura che è in grado di ribaltare la prospettiva di potere, ma il potere in questo caso non è il potere di un regnante, di un re o di qualsiasi forma di potere, ma è appunto il saltimbanco dell'anima mia, cioè il potere dato dall'anima. E mi piace pensare che l'anima possa essere appunto una parte di noi, dentro di noi, che forse è dicibile, e quindi il saltimbanco, ribaltando la prospettiva, rende dicibile l'indicibile, cioè è la forma che ribalta ciò che noi possiamo dire, è chi è in grado, attraverso la sua esibizione, di andare oltre ciò che l'anima sarebbe in grado di dire. Quindi in qualche modo Palazzeschi, attraverso la sua ironia, attraverso la sua leggerezza, ancora una volta dà una definizione di poeta che non è soltanto un mito positivo, ma è anche qualcosa che vuole andare oltre la nostra idea comune di un poeta che sia in grado di dire tutto, di incontrare l'anima degli altri, ma anche di ribaltare le nostre prospettive e farci arrivare davvero al cuore delle cose, anche quando non sono esattamente dicibili. Grazie. Allora ringraziamo il professor Alessandro Cinquegrani per questa magnifica introduzione a tutti i ragionamenti che ascolteremo sull'indicibile o oltre l'indicibile, e soprattutto per questo quadro che ci ha fatto di un poeta straordinario, un poeta che soprattutto si metteva in gioco e si faceva gioco di se stesso e delle cose, perché è fondamentale questa prospettiva dell'ironia anche nella poesia, perché l'ironia è l'autocritica, è il sale che ribalta, che diciamo in qualche modo arricchisce ma anche ribalta le prospettive. Dopo ascolteremo i versi di Aldo Palazzeschi nel corso della nostra giornata. Adesso do la parola subito al professor Paolo Balboni, che vi ho già presentato prima, storico, fondatore della Casa della Poesia dell'Ateneo Veneto, ma linguista raffinato, docente universitario e studioso di glottologia e glottodidattica. Non so, ti dico di tutto di più, poi ti presenti tu, Paolo, vado avanti in altra mezz'ora. E che ci parlerà sicuramente di un altro fine poeta che fece dell'ironia un'arma poderosa e intelligente, no? Oscar Wilde. Prego Paolo. Grazie. Valerio, mi passi il... Oh, allora... Scusa Paolo, chiedo una cortesia. I cellulari silenziati, anche perché dopo nel reading interrompo, vabbè che poesia e musica, ma i cellulari un po' manco. Beh, è musica cosa un po' sincopata. Allora, siccome qua oggi c'erano Cecilia Rofena, Luigi Tarca, Launella Doris, mi sono detto non posso mica mettermi a fare il filosofo. Poi c'erano due letterati, non posso mica mettermi a fare il letterato, e quindi sono tornato a fare ufficialmente il linguista, in realtà, come dicevano i miei figli, il parolaio. Papà si occupa di parole, quindi un parolaio. E quindi ho cercato di andare a dire o andare oltre l'indicibile. Allora, per un linguista l'indicibile non si può dire, punto, chiuso, la presentazione potrebbe finire qui. E poi ti viene il dubbio, o no? Allora, le cose possono essere indicibili o perché sono impossibili o perché non si possono dire. Allora dicevamo, l'impossibile, 2000 e rotti anni fa, lo sapevamo già,
che i poeti sapevano dirlo, e anche senza tante parole, perché più semplice di così. Passano 1000 anni e un altro ce ne dice di impossibili, quello è l'apoteosi proprio del Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, eccetera. C'è anche l'impossibile da dirsi giocando sulle parole. L'aura che diventa l'aria e l'aura. Poi tornando a quello che diceva Cinquegrani prima, esiste una poesia bellissima di Palazzeschi che è La Casina di cristallo. Perché dico casina? Perché esiste un disco intero che voi potete trovare su YouTube di Paolo Poli, probabilmente l'età nostra ci fa tutto tali da sapere chi era Paolo Poli. Uno dei grandi, lui, Gassman, Dario Fo e Albertazzi, Enrico Maria Salerno che tutti dimenticano ma andrebbe ricordato, ma con una cultura di letteratura italiana tra l'860 e il 920 che credo nessuno avesse. E lui fa una lettura stupenda di questa poesia impossibile, perché una casina di cristallo non esiste in cui da fuori poter vedere lui che fa pipì, che si fa da mangiare e così via, ma in cui Palazzeschi voleva anche che qualcuno, e l'ha citato prima lui, lo lasciasse divertire, giocare con le parole e fare il saltimbanco dell'anima. Tutto questo è impossibile, però la poesia ce lo dice benissimo. Andatevelo a ascoltare. Paolo Poli legge Palazzeschi, è un'esperienza, perché poi, siccome le poesie di Palazzeschi sono teatrali, ci voleva appunto un Paolo Poli. Beh, insomma, senza andare a far tanti nobili, anche questo piccolo grande amore. Io ci ho messo una foto di quando io lo ascoltavo da ragazzo. È un impossibile. Cioè l'ossimoro è una classica figura retorica. Stiamo attenti, perché poi noi abbiamo preso questa figura retorica, la usiamo quotidianamente, questa è autobiografica. Quando mi arrabbio ho un diavolo per capelli, nel senso uno è anche troppo. C'è in inglese, c'è una serie, piove a catinelle, diciamo noi, It's Raining Cats and Dogs. C'è in francese, Il a le coiffare, cioè ha lo scarafaggio, il a le coiffare dans la tête, sarebbe, ha lo scarafaggio in mente, vuol dire che uno è depresso. Cioè, questo modo di dire l'indicibile è noto, ma ce n'è un altro, e qua viene fuori il vecchio Oscar Wilde, che diceva e faceva cose che non si potevano né dire né fare. Per il farle l'ha pagata con 2 anni di galera, da cui vengono fuori 2 poesie. Una è Reading Jail, cioè la ballata della prigione di Reading, e l'altra è un totale capolavoro che è il De Profundis, che è altissima poesia. Ma io non vorrei parlare di questo che lui diceva lì, e mi piace di più quello che lui diceva in La professione della signora Warren. Devo dire che il fatto di mettere una prostituta come un momento di verità sociale l'avevano fatto a 20 metri da questa sala, lì davanti, 170 giorni fa più 2 settimane, perché era il 7 di marzo del 53-800, quando Francesco Maria Piave e Giuseppe Verdi avevano, dopo ci torniamo, ma avevano proposto un'opera indicibile, anzi inguardabile secondo la censura austriaca, perché La Traviata era la prima opera in costumi contemporanei.
non esistevano prima, erano sempre ambientate nei secoli precedenti. Dopo la prima serata è stata bloccata dalla censura ed è stata ripresa ambientandola nel Settecento. Ora, che una donna dicesse, lo vedremo ancora dopo, ma secondo me Oscar Wilde avrebbe goduto: sempre libera de Gio folleggiare di gioia in gioia, e la legge al viver mio sia la legge del piacer, gioir nei vortici di voluttà perir, altro che indecibile a una Venezia borghese con gli austriaci, e in cui metà dei palchi erano occupati da mariti con le relative consorti, che poi sarebbero andate a casa perché i mariti sarebbero andati alla festa di Flora con tutte le varie Violette, eccetera. Quindi, cioè, perché noi pensiamo sempre che il mondo delle cose che non si devono dire sia che noi siamo provinciali, quindi queste cose non succedevano. Tornando all'opera, sarà anche stata provinciale, ma insomma, Puccini ti mette prima dei signori che a Parigi fanno sesso, droga e rock and roll in pratica. Cioè non c'è molto di diverso tra gli hippies anni 60-70 e la bohème. Poi ti prende una che se ne sta in Giappone, 16enne, 15enne, con l'ufficiale americano che se la sposa per gioco. Poi ti prende una quasi terrorista, ma non Lescaut, che va a morire nel Texas. Poi ti prende una tenutaria di bordello, che è la ragazza del West. Poi ti prende una principessa sadica cinese. Se questo era provincialismo, ditemi che cos'è la globalizzazione. Lui sfidò moltissimo le convenzioni dell'Inghilterra vittoriana, ci ha rimesso le penne, ma le ha sfidate non come pensiamo solo noi scrivendo. Gli hanno lasciato, dopo il processo, 2 anni pregandolo disperatamente che se ne andasse, perché mettere in galera Oscar Wilde sono cose che non si fanno, o se le fai le paghi. E infatti lui non se n'è andato, se n'è andato dopo aver scontato la pena. Allora non era solo che dicesse l'indicibile, faceva l'infattibile. Quindi io sono andato a prendere, anziché poesie, alcune delle cose che non si dovrebbero dire in una società altamente borghese. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Le cronache politiche di questi tempi ce lo confermano. Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Vi rendete conto? Siamo nel 1880-90, cioè in cui c'erano gli scolopi, i barnabiti, i gesuiti che insegnavano ai ragazzi che guai a fare le follie, guai a... Questo lo diceva però anche Baudelaire. Les passions font vivre, l'émotion... Scusa, les passions font vivre, la raison fait durer. La ragione ci fa durare. Questa la trovo sublime, come tutte queste. Allora, uno dice, questa non è poesia. Questi sono giochi sulle parole. E se è vero che la poesia è un grande gioco sulle parole, anche questo è in qualche modo poesie contrattissime. Ed erano cose indicibili. Ve l'ho già detto, eravamo qui e quindi avevo citato questo perché mi era venuto spontaneo. Questa la conosciamo tutti, ma poco dopo c'è un'altra donna impresentabile che dice cose indicibili, proprio tanto indicibili. È il valzer di Musetta, 1896.
Musetta, che di professione fa la puttana, cioè non si può girarci intorno con le parole, e che di fronte al suo amante durante il secondo atto, cui fa pagare la cena anche per tutti gli amici dopo avergli sbaffato un ultimo paio di scarpe e di stivaletti e poi lo licenzia, sale su un tavolino e dice cose che per una donna dell'Ottocento, il dire che quando viene circondata dal desiderio dei maschi, felice mi fa. Cioè, non stiamo dicendo cose da poco. Illica e Giacosa sono due grandissimi del dire l'indicibile. Io qua non ve l'ho messo, ma pensate a, tutti la conosciamo, E Lucean le stelle. Allora, sto povero sfigatissimo pittore è ormai fregato, non c'è niente da fare, è in galera, e il palcoscenico, poverino Illica e Giacosa, hanno una galera. Dal punto di vista del palcoscenico, del teatro, non c'è niente di più infame. Cioè, tutto scuro, tutto muro. E loro ti dicono l'indicibile attraverso la parola, ti creano una realtà alternativa. È uno degli esempi più belli, ma se ne volete un altro prendetevi Addio monti sorgenti dall'acqua e cime uguali ed elevate al cielo, eccetera. E lui diceva che è suono. Questa è prosa, ma sono 2 endecasillabi, No, Manzoni sapeva fare ste robe. Cioè, i dilettanti allo sbaraglio no, ma Manzoni ste robe le sapeva fare. Allora, tu hai tutto buio, devi creare con la parola, io sono un parolaio, quello che non c'è, e lucevano le stelle, occhi, olezzava la terra, olfatto, stridea all'uscio, e lei sfiorava l'arena, tatto. Poi le cadeva tra le braccia, quindi tatto, anzi lui la discioglieva dai veli, vista. Mi cadeva tra le braccia, tatto alla grande, dolci baci, gusto. Cioè attraverso le parole dei 5 sensi ti crea quello che non c'è, ti fa vedere l'invisibile, non solo dice l'indicibile. Cioè era gente che sapeva usare gli strumenti della poesia. Io ogni volta che la vedo piango. Perché? Perché è fatta bene. E quando io vedo una roba fatta bene mi commuovo. Allora, ovviamente dopo questi commenti, allora torniamo all'indicibile e finiamo. L'indicibile è indicibile perché è indefinito, inafferrabile, evanescente, sfumato, impreciso, ineffabile, cioè con tutti i prefissi della lingua italiana per indicare qualcosa che non esiste. È anche possibile, ma probabilmente una soluzione sul concetto di indicibile ce la dà questo signore qua, che è un poeta pessimo, terrificante. Fine 600, primi 400, Alexandre Pope ha fatto un poema eroicomico che si chiama Il ricciolo rapito, non poteva applicarsi a me per ovvie ragioni, giocato sulla secchia rapita di Tassoni e roba del genere. Ebbe un successo enorme, ma lui ha scritto anche un saggio sulla critica e un saggio sulla poesia, in decasillabi a rima baciata, esattamente come il rap di oggi, tra l'altro. Ma lui ha una definizione di che cos'è l'ingegno poetico, che lui chiama wit. La poesia, traduciamo così, l'arte, è quello che c'è in natura. In natura, che cos'è le cose principali di cui parliamo? Amore, sesso, giustizia, Dio, vita, morte, guerra, non tante altre.
E questa natura, cioè queste cose che tutti abbiamo vissuto, sono dette in modo che ne vengano rivestite avendone un vantaggio, abbellite, agghindate, to advantage dressed. Quello che spesso abbiamo pensato, ma mai così ben espresso. Allora forse la poesia non va solo oltre l'indicibile, va oltre la banalità di quello che tutti abbiamo visto e diciamo con le parole che tutti abbiamo detto. Classico amore che fa rima con dolore, cuore, fiore. Possiamo trovarne qualcun altro. Se noi incominciamo a pensare che la poesia sulla casina di cristallo e sul fatemi divertire e su fontane più o meno malate che parlano, roba del genere, siano semplicemente giochi di parole, no, forse è quello che è sempre stato pensato, ma mai così ben espresso. E io, pensando agli studenti che stanno arrivando, ho voluto farvi un esempio molto semplice, perché questo nessuno di noi lo considera un grande poeta, anche se Sally, 96, è una canzone che secondo la definizione di Umberto Eco è una perfetta opera aperta. Nessuno sa da dove venga Sally, nessuno sa dove vada Sally, qual è stato il suo grande peccato, cosa stia facendo, perché cammini per la strada, eccetera, tra l'altro con un narratore esterno da lei. Guarda che fuori piove, senti che bel rumore, lui è chiuso, no? Ma lui ha trovato per esempio un modo di dire quello che tutti hanno provato, la noia, ma non noia nel senso devo aspettare l'aereo come stamattina, 40 minuti di ritardo, mi annoio, proprio la nuit, la noia di vita, quella di Baudelaire, quella di Edgar Allan Poe, anche quella di Moravia se vogliamo. Però nel 2000 ai ragazzi che vivono connessi, lui ha trovato nella su Well Expressed, mai così ben detto. Allora, non sai come dirla questa emozione terribile che è la noia di vita. Ogni tanto qualcuno la dice. Ringraziamo il professor Paolo Balboni perché quando parla non ci si annoia mai e soprattutto rende la parola, non solo poetica, uno strumento di fascinazione. Non so se siete d'accordo, ma io ascolterei il professor Balboni e prima, come ho ascoltato il professor Cinquegrani, per ore. Sono stati veramente, ci hanno fatto un dono. Ci hanno fatto un dono, ecco, e questo è importante. E adesso darei la parola al dottor Stefano Bottero, poeta, letterato e dottorando del corso di italianistica all'Università Ca' Foscari di Venezia, che si occupa di poesia e letteratura contemporanea, no? E che è se stesso, no, poeta, e quindi ci racconterà un po' l'indicibile attraverso anche un altro grandissimo della poesia di cui ricorre il 120° anniversario della nascita, Pablo Neruda. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Io chiudo il panel e cercherò di essere breve e di dare probabilmente un raccordo tra quello che è stato detto dal professor Cinquegrani e dal professor Balboni. E mi piacerebbe partire proprio da quest'ultimo concetto. Una parola detta, una parola che noi conosciamo nella sua dimensione minima, che comprendiamo, no? La comprendiamo nel senso che sapremmo usarla in un contesto comunicativo e che pure rimanda a qualcosa di più. Ecco, questa è un'ottima, secondo me, definizione che dava il professor Balboni non soltanto dell'indicibile in poesia, ma di poesia in senso lato. Ecco, il professor Cinquegrani prima parlava del giullare, no? Del matto, come la persona che può criticare il potere. Ecco, come lo fa? Lo fa dicendo la verità.
usando delle parole che sono intelligibili, che sono comprensibili. Il matto, il giullare, non farfuglia, dice delle cose che si capiscono, ma che sono assurde. Ecco, facciamo un passo indietro. Nel Re Lear, quindi siamo con Shakespeare, siamo tra il 500 e il 600, se ci facciamo caso, questa è una cosa che gli studiosi hanno ripetuto spesso, insomma è abbastanza attestato presso gli studiosi, la parte recitata dal matto e la parte recitata da Cordelia erano pensate per essere interpretate dalla stessa persona. Le loro battute, le loro parti testuali si compenetrano alla perfezione. Perché? Perché sia Cordelia, che è la voce della ragione per Lear, che il matto stanno dicendo la stessa cosa. Solo che una lo fa sul versante, Nietzsche dicevamo prima, apollineo, e quindi dice la realtà così com'è e non viene compresa. L'altro, il matto, lo fa dicendo delle cose che per Lear non hanno alcun senso e quindi non vengono comprese neanche quelle. Quindi è una questione di limite, alla fine. C'è un limite che si situa tra quello che la parola è nella sua forma, nella sua dimensione prima, e invece quello a cui sta rimandando. E Neruda, per questo discorso, è centrale, perché più di tutti, o meglio, diciamo è emblematico, no? All'interno del Novecento la sua esperienza come persona che si è scontrata con un limite. Neruda questa cosa la coglie alla perfezione. E inizierei leggendovi un passaggio dal diario che lui tiene fino a pochi giorni dalla morte. Neruda muore nel 73, subito dopo la morte di Allende, subito dopo il colpo di Stato. Scrive: è stato privilegio della nostra epoca, fra guerre, rivoluzioni e grandi movimenti sociali, sviluppare la fecondità della poesia fino a limiti insospettati. L'uomo della strada ha dovuto affrontarla in modo che ferisce o è ferita sia nella solitudine sia nella massa montagnosa delle riunioni pubbliche. La poesia è sempre un atto di pace. Il poeta nasce dalla pace come il pane nasce la farina, ma la poesia non è morta. Alle 7 vite del gatto la perseguitano, la trascinano per strada, le sputano addosso, la dileggiano, la stringono per soffocarla, l'esiliano, l'incarcerano, le sparano 4 colpi e la poesia esce da tutti questi episodi con la faccia lavata e un sorriso bianco come il riso. Ecco, Neruda il limite lo conosceva bene, viene perseguitato per tutta la vita per motivazioni più o meno sempre che afferiscono sempre alla stessa ragione, cioè al clima di anticomunismo, al fatto che, di nuovo torniamo a Wilde, che il suo indicibile, la sua inaccettabilità da parte della società cilena del primo Novecento, dell'arco del Novecento, il suo comportamento è inaccettabile, la sua voce è inaccettabile e indicibile. Allora facciamo un passo ancora indietro. Tutto questo discorso del limite, questo discorso del riconoscere una discrasia tra l'indicibile, tra un assoluto, invece quello che io sto facendo con la parola formale, è una cosa che viene problematizzata in maniera definitiva, non si torna più indietro dagli impressionisti. A un certo punto, tra il 1905 e il 1906, Cézanne dipinge la montagna di Saint-Victoire. A un certo punto decide che deve fare questo ritratto ad una montagna e comincia a dipingerlo senza di fatto mai fermarsi, senza chiuderlo. E quindi la montagna di Saint-Victoire viene dipinta ogni volta da un'angolazione diversa, se ne accumulano diversi nell'arco degli anni. Ora, perché questo è fondamentale? Perché con questa operazione è finita l'idea che ci sia una prospettiva unica, che quella montagna possa essere ritratta in una maniera sola, definitiva. E quindi quell'indicibile a un certo punto entra nel testo di Cézanne, entra nel dipinto, perché si rende conto che di fatto non la può cogliere fino in fondo, non la può racchiudere nell'arco di una prospettiva sola. Noi questa cosa nella cultura letteraria, insomma, ci arriva molto chiaramente da Leopardi, no? La siepe che sta davanti e che mi porta a un'infinita quiete, a un silenzio profondissimo. E tutto parte di nuovo da un limite, la siepe che ho davanti. Senza la siepe tutto questo non avviene. E lo schermo è il confine con il quale mi sto scontrando, che mi dice, che mi chiude, mi dice che lì c'è qualcosa che va oltre. Ora, la montagna di Saint-Victoire, 1905-1906, un anno prima, nel 1904, nasce Neruda.
E questo discorso connota in senso lato tutto quello che è stata l'esperienza poetica del Novecento, come riconoscimento di questo limite. Ma il punto è parlarne oggi, no? Trovarci probabilmente a condividere delle riflessioni anche molto generali su questo discorso. Il punto è oggi dove siamo rispetto a tutto questo. Ecco, oggi una interpretazione secondo me molto lucida di questa tematica ce la dà questo poeta appena pubblicato da Crocetti in Italia, Mahmoud Darwish, il poeta nazionale palestinese, ecco, un poeta che viene considerato dal popolo palestinese come il simbolo delle sue espressioni poetica più elevata. Ecco, Darwish muore nel 2008 negli Stati Uniti e nel 2004 pubblica la sua ultima raccolta di poesia, 100 anni dopo precisi dalla nascita di Neruda. Appartengo alla strada. Ricordate la strada di Neruda? Appartengo alla strada, qualcuno posa i suoi passi sui miei, qualcuno mi seguirà fino alla mia visione e qualcun altro declamerà elogi ai giardini dell'esilio, davanti a casa, versi liberi dall'adorazione del passato, liberi dalle mie metonimie e dalla mia lingua. E attesterò di essere vivo e libero quando sarò dimenticato. Oltre ad essere un poeta straordinario, Darwish ci dice una cosa che ha molto a che vedere con quello che è il nostro tempo in rapporto a questo concetto, cioè che il problema dell'indicibile è diventato un problema di memoria. E questo perché? Proprio perché c'è una stratificazione nell'arco degli ultimi 200 anni più o meno di coscienza del dover andare oltre nella parola. Citavo prima il matto del Re Lirma, è un topos che nel Novecento viene incarnato nel Novecento e nell'Ottocento. Pensiamo al principe Miskin di Dostoevskij, no? L'idiota, quello che è idiota perché con la sua parola, con la sua semplicità dice qualcosa che va oltre, il conte Bezukov di Guerra e Pace, no? Queste figure sono archetipiche, nel Novecento attestano una realtà che è quella che va oltre l'anima mia, che è quella di una parola che in sé ha iscritto l'alterità. Ecco, oggi questo è un discorso di memoria, perché significa fare i conti con una stratificazione di questa memoria, con un codice nuovo, no? Come facevano gli impressionisti. Pensiamo, citavamo prima il Covid, la chiusura nelle nostre stanze completamente inedita, pensiamo al fatto che i paradigmi cognitivi di rapporto alla letteratura sono completamente cambiati, perché oggi la si fruisce dagli schermi, non più semplicemente dai libri, perché siamo abituati a rapportarci al dato di parole in maniera completamente diversa, perché abbiamo la guerra alle porte. E quindi alcune parole, alcune esperienze si risemantizzano. Ecco, Darwish viene tradotto in Italia 20 anni dopo la pubblicazione di questa raccolta e non c'è neanche bisogno che citi il perché. Però questo discorso sull'alterità, questo discorso sul limite e quello che, e qui vengo poi a chiudervi per non sottrarre troppo tempo, quello che l'esperienza di Neruda e che la poesia di Neruda ci dice è una presa di coscienza del limite, di fatto, è una presa di coscienza del confine e ci dice che la poesia non è un rifugio, non salva, non fa del bene, non è un'espressione di anime elette, è anzi uno strumento che ci dà la lucida consapevolezza di quel confine, la lucida consapevolezza di quel dolore. E non è un caso, tra l'altro, che questo libro di Darwish si conclude, l'ultima poesia, proprio citando la casa di Pablo Neruda. Ecco, loro sono due, probabilmente, dicevo prima Neruda, ma sono due tra i più grandi esuli del Novecento. Ecco, allora forse vale la pena interrogarsi su questo dato dell'indicibile oggi, e quindi per quello che andremo forse anche ad ascoltare adesso tra i 70 poeti che venivano citati prima, come una responsabilità di memoria, non nel senso del ricordo, non nel senso del tenere vivo e dello studio e della ricerca, no? E della testimonianza, quella è un'altra cosa, ma nel senso di rendere conto della stratificazione che sta dentro questo indicibile, che da quasi 200 anni accompagna l'espressione poetica occidentale, ma non solo occidentale, come un tema appunto difficile da superare e difficile da chiamare per nome.
Ringraziamo davvero Stefano Bottero per questa analisi così accurata, così profonda, così sentita, ma anche per la capacità, no, di coinvolgerci nella poesia di questo grande autore. Non è da tutti. Allora io vorrei ringraziare, visto che siamo in tema di ringraziamenti, oltre ai nostri relatori fantastici, no? Paolo Balboni, il professore Alessandro Cinquegrani, Stefano Bottero che abbiamo appena sentito, che se vogliono rimanere con noi o se devono scappare, insomma a noi ci fa piacere se siamo tutti vicini, tutti qua oggi, no? A festeggiare questo grande momento, no? Questa grande giornata dedicata alla poesia. Vorrei ringraziare voi che siete qui, estimatori della poesia, poeti, poetesse, che siete venuti qui con noi oggi a festeggiare questa giornata meravigliosa. L'importanza della poesia è fondamentale, lo è sempre stata, ma oggi più che mai. E i poeti, come li chiamo io, sono costruttori di futuro. Perché? Adesso ve lo spiego. Oggi qui siamo per celebrare la giornata mondiale della poesia e stiamo facendo tutti assieme un atto di coraggio straordinario. Esserci qui oggi a dire e ad ascoltarci tutti insieme, no? È un atto di coraggio straordinario. Siamo qui tutti insieme a costruire quasi un canto polifonico, potremmo dire, che faccia sentire al mondo che qui, anche da Venezia, nel giorno che celebra a livello planetario la poesia, ci siamo e che la poesia esiste ancora. Il suo canto è forte, è capace di attraversare ancora la storia e di superarla. La poesia è il canto che da sempre, no? Accompagna la storia dell'umanità e il racconto dell'umanità. Ecco, oggi potrebbe sembrare un'arte poco vicina al nostro presente, così concreto, convulso, legato all'operatività funzionale, devo fare, devo dire, devo guadagnare, devo ottenere. Invece la poesia, che sembra così lontana da tutto questo, mai come oggi è forse l'unico strumento rimasto di condivisione vera e profonda delle fondamenta dell'esistenza umana. Già, come dicevo prima, nell'origine etimologica, no, del suo nome, che deriva, come vi ho raccontato, come sapete certamente, dal verbo poieo greco, no? Fare, produrre, no? Sembrerebbe in linea, no? Con la produttività di cui parlavamo prima, che il nostro mondo esige. E ancora più indietro, come raccontavo oggi, stamattina, ai ragazzi che sono venuti qui, veramente tanti, ad ascoltare i filosofi che la mattina hanno parlato della connessione tra poesia e filosofia, ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato al premio Pastega dedicato alla critica poetica. Ecco, poesia viene ancora più indietro dalla radice sanscrita pu, che significa generare, procreare. La poesia in questo tradisce quindi in modo evidente la sua identità generativa, procreativa, legata al fare, al produrre, al creare, al nascere. La poesia da sempre genera mondi, rivela dimensioni imprescrutabili, apre abissi sul passato, sul futuro, sul presente e costruisce soprattutto i ponti per unire questi mondi e unire questi abissi, queste visioni, no? Che vanno oltre l'indicibile. Insomma, la poesia è come se costruisse se stessa, edificasse se stessa, generasse se stessa attraverso le parole, che sono che cosa? Il nostro simbolico, i ponti che ci uniscono, no? Se io uso una penna, penna significa penna per ciascuno di noi, ci capiamo, le parole ci uniscono, la poesia ci unisce. Insomma, la poesia, edificando se stessa attraverso le parole, che sono il nostro simbolico, dà identità e significato alla nostra rappresentazione del mondo, diventando così l'arte più concreta e costruttiva che esista, l'unica capace di rivelare, alla fine, il senso ultimo
delle cose e quello che abbiamo dentro di noi. Per questo motivo io, ma penso anche voi, tutti noi, sono sicura, crediamo fortemente e sinceramente nel potere rivoluzionario della poesia. Perché rivoluzionario? Mica dobbiamo fare la guerra, anzi c'è tanto bisogno di pace. Ma fare una rivoluzione significa anche come la fanno i pianeti intorno al Sole, no? Ha una luce che ci illumina e ci fa comprendere le verità fondative della nostra esistenza. Essere capaci di fare una rivoluzione, fare un giro che ci trasforma, che ci crea nuovamente ogni giorno, è aprire gli occhi sul mondo e sulle verità fondamentali che possiamo condividere e che abbiamo dentro di noi. Bisogna dire che per questo motivo, per questo potere rivoluzionario della poesia, che abbiamo voluto ancora con più forza quest'anno, nonostante le tante difficoltà del presente, mantenere viva e attiva questa giornata. E per questo che è tanto importante oggi esserci qui ora, insieme, io e voi e me. Quello che tutti noi abbiamo vissuto negli ultimi 4 anni con la pandemia e che ora stiamo attraversando con lo spettro che abbiamo citato prima della guerra totale, della guerra che ci può spazzare via in un secondo se i bottoni vengono premuti, quelli, no? Della bomba atomica, quelli che i grandi hanno, no? Nella valigetta famosa. Ecco, questo spettro della pandemia, no? Che ci ha lasciato tramortiti, questo spettro della guerra totale ha stravolto e sconvolto nel profondo tutti i nostri equilibri, che lo vogliamo o no, anche se facciamo finta di niente ora. Tutte le certezze ha sconvolto, le regole, le abitudini, ma soprattutto gli orizzonti del nostro vivere. Siamo senza dubbio in un momento drammatico della storia dell'umanità, dove la decostruzione del mondo finora conosciuto sta togliendo progressivamente a ciascuno di noi sicurezza, prospettive, identità e forse anche un po' di coraggio, che invece dobbiamo ritrovare. Sicuramente dobbiamo ritrovare l'altro, che è in noi prima di essere fuori di noi. Se infatti grandi sono le preoccupazioni per la tenuta della nostra economia e della nostra società, no? Siamo bombardati, la TV, come va la borsa, come sta succedendo qua, la guerra, questo crea, quell'altro cade, guadagniamo meno, guadagniamo di più. Se grandi sono queste preoccupazioni, quali saranno le ripercussioni sulla tenuta della nostra dimensione interiore? Ci preoccupiamo di questo abbastanza? Chi siamo? Chi saremo dopo questa pandemia? Dopo la paura per una guerra che ci può annientare? Quali saranno i pensieri dominanti, i sogni, gli incubi, le speranze di questa umanità, di ciascuno di noi, dopo questo tsunami planetario che ci sta travolgendo? Mai come oggi, in un mondo globalizzato che sembra offrire a ciascuno di noi possibilità infinite, lo dicevamo stamattina con i ragazzi, guidato e supportato in ogni settore dall'ipertecnica, no? E dominato dai grandi poteri senza nome della finanza, senza nome, badate, senza nome, è necessario riscoprire oggi più che mai la voce libera e coraggiosa della poesia, capace da sempre come nessun'altra arte, anche nelle tempeste che incombono sul nostro presente, di arrivare nel profondo, di attraversarci oltre l'indicibile, persino. Ma se l'indicibile ci incatena, si potrebbe dire, parafrasando il poeta russo Tizian Tizbe, tanto amato tra l'altro da Pasternak e trucidato da Stalin, perché notate bene, i poeti vengono sempre fatti fuori dalle tirannie, perché la loro voce è libera. Possiamo forse ancora chiedere alla poesia oggi di salvarci. Nel flusso continuo e travolgente della comunicazione istantanea, della digitalizzazione del sapere, del gesto che scrive, no?
batto col mio dito sul cellulare, sullo schermo, tocco, touch. Ecco, su questa fiume in piena della digitalizzazione, del gesto che scrive, dell'immagine che parla per noi, è come se paradossalmente, no, avessimo perso le parole, e così tutto diventa come il tema della nostra giornata, indicibile. Anche la nostra paura diventa indicibile. Siamo in grado di dire di cosa veramente abbiamo paura, che voce ha la nostra paura. Diventa indicibile persino la nostra necessità di essere ascoltati e di dire, di lasciare una traccia comprensibile di noi. Ecco che la poesia, che per alcuni sembra essere l'ultimo degli strumenti utili al contemporaneo, invece può costituire in un mondo deprivato di orizzonti, proprio per la sua natura, che dicevo prima, generativa, una delle fonti primarie della rinascita del pensiero. Trovare parole nuove dentro di noi, parole capaci di rappresentarci, di dirci ancora una volta chi siamo e quale potrà essere il nostro orizzonte futuro, è il compito che spetta da sempre ai poeti, veri costruttori di futuro, i soli ancora capaci di parlarci e di parlare oltre la storia. E qui, in questa connessione generatrice di senso, innanzitutto, che la poesia, arte suprema della parola, diventa la chiave primaria per ricostruire il mondo e per trattenere anche nel nostro contemporaneo così rarefatto, gassoso, no? Se il Novecento era il secolo liquido, noi ormai siamo fumo, per ricostruire il senso ultimo delle cose. È sempre qui, in questa connessione, che la parola poetica, simbolo dei simboli, diviene luogo di un sapere infinito, che non si riduce né alla mera rappresentazione né all'astratto concetto, ma va oltre, costruendo mondi e inventando nuovi significati, perché la poesia è da sempre creazione e rivoluzione. E questo sarà il tema della prossima edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica Gino Pastega, rivolto alle scuole di tutta Italia, e che ha visto protagonisti oggi molti ragazzi delle scuole italiane e venete in particolare, e veneziane anche. La poesia, arte creatrice rivoluzionaria, quindi, a dispetto di quanto sia sempre più marginalizzata, bisogna dirlo a voce alta, marginalizzata dalla cultura dei consumi, con le sue parole invece sa costruire più di ogni altra voce contemporanea orizzonti capaci di far risuonare dentro di noi le verità più illuminanti. La parola poetica, grazie alla sua verticalità, alla capacità di attraversarci così in verticale, no? Come un vento che ci attraversa, è l'unica ancora in grado di collegare il nostro passato con il nostro presente e di proiettarci verso il futuro in una sorta di ininterrotto cammino oltre la storia, oltre tutto quello che sta capitando intorno a noi. E noi oggi siamo qui insieme per ascoltarci, per far risuonare in questa antica e prestigiosa aula magna dell'Ateneo Veneto, la più antica istituzione ininterrottamente aperta, istituzione culturale magnifica, fatta di gente, di persone, di idee, ecco, far risuonare in questa storica istituzione culturale, nata 212 anni fa, ecco, siamo qui per far risuonare la nostra voce, siamo qui per creare insieme un canto a più voci che si esprimerà a breve nella seconda parte di questa sessione pomeridiana della Giornata Mondiale della Poesia, nell'ormai storico reading dei poeti e delle poetesse ammessi a questa manifestazione, che è una, ricordatevelo, delle più longeve e ininterrottamente realizzate manifestazioni che esistano qui in Veneto e non solo, perché da quasi 30 anni continua a far parlare di sé, ma soprattutto a far parlare la voce dei poeti, fa parlare la vostra voce. Io ne sono fiera e felice e sono contenta di vedervi qui, di ascoltarvi. Io spero che voi vi sentiate parte di questa cosa, che
comprendiate che insieme stiamo costruendo qualcosa, siamo parte di qualcosa che ci unisce e che unisce. Stamattina le giovani generazioni, poi tra l'altro qualcuno di loro farà parte di questo reading, anzi lo aprirà, perché alcuni ragazzi che stamattina hanno vinto il premio Pastega e che hanno seguito addirittura un PCTO, sapete cos'è? Quei percorsi per l'orientamento, no, scolastico che servono a fare punteggio per la maturità. Ecco, è diventato un PCTO, no? Ha fatto un focus sul premio Pastega e sulla poesia. Madonna, che bello! Non so, io mi commuovo. Pensate, giovani che al di là di imparare a memoria i versi, no, le cose da studiare a scuola, decidono spontaneamente di dedicarsi ad approfondire le voci poetiche più importanti della nostra storia. E cosa anche? Di scrivere loro stessi poesia, di misurarsi, di venire qui. E voi consegnerete il testimone a loro, alle nuove generazioni. Apriremo con 3 ragazzi di 17 anni, cioè io sono esaltata, non so voi, io sono esaltata, perché nella storia di questa manifestazione la poesia è giovane, come lo siamo tutti noi che crediamo in questa arte meravigliosa, nella sua capacità di comunicare, di arrivare a ognuno di noi direttamente, senza filtri, alla pancia, al cuore, alla testa. Allora, io vorrei chiamare qui Daniele Spero, vicepresidente del Club UNESCO, perché stiamo per avvicinarci al nostro reading, perché porterà la parola di questo club che insieme a Poesia Venezia, all'Associazione Culturale Omnia e al gruppo Poesia Comunità di Mestre, ogni anno investe tempo, passione, fatica e gioia per ritrovarci qui. Allora Daniele, a te la parola. Grazie. Lasciatemi spendere una parola in ringraziamento a Giovanna, perché anche se lavoriamo sempre insieme, devo dire solo una parola. Quando la sentiamo, capiamo e sappiamo che è una poetessa. E questo dice tutto il suo entusiasmo e lo sforzo che continua a fare ogni anno affinché questa manifestazione sia tenuta in vita con lo spirito che anche stamattina, lo dico per chi non c'era, ha dimostrato essere andata avanti veramente molto, perché è stata partecipata dagli studenti, ecco, per la prima volta in un modo così corale e appassionato. Io porto il saluto di Paola Monello, presidente del Club per l'UNESCO, perché purtroppo ha un piccolo incidente ma che continua a tormentarla, un incidente ortopedico, ma che non è qui tra noi appunto perché è in ripresa, però è sempre vicina ai nostri temi, è vicina ai ragazzi, alle loro speranze, ai loro ideali, sempre pensando anche lei che la poesia è una delle poche armi che salveranno questa società, che lei chiama appunto sbalestrata, e certamente stamattina abbiamo parlato in molti sensi di come ci sia bisogno di questo ideale, di come la poesia costituisce ancora qualcosa di solido, apparentemente non sembra così, ma in realtà di solido a cui aggrapparsi. Quindi grazie, noi desideriamo sempre come club essere vicino al lavoro di Giovanna, che per fortuna conta sulla nostra collaborazione, e quindi proseguiamo con la parte più ricca che è il vostro reading. Grazie. Grazie a Daniele. Io però vorrei dare la parola brevemente a Giorgia Pollastri, presidente del gruppo Poesia Comunità di Mestre, perché è un'altra dei pilastri fondamentali di questa manifestazione. Voi siete, potrei dire, la materia straordinaria, no, di questo evento, del reading poetico, ma questa materia deve essere accolta, no? Deve essere in qualche modo accarezzata da una capacità anche di organizzazione e una volontà, no? Di accoglienza che in Giorgia è da sempre straordinaria, straordinaria materia del suo modo di fare e di lavorare per questa giornata. Grazie Giovanna, grazie a tutti.
Sì, come rappresentante del gruppo Poesia Comunità di Mestre ho sempre ritenuto importante che il gruppo fosse presente nelle manifestazioni. Come presidente sono sempre partita dall'idea, anzi quest'anno compiamo 40 anni, siamo vecchi. Sono sempre partita dall'idea che il presidente o la presidente di una X associazione non deve lavorare per se stesso, per vincere i premi, per mettersi in prima linea, per apparire, ma per dare lo spazio ai poeti, perché la voce del poeta è quella che deve aiutarci a proseguire. E tu sei una colonna di tantissime manifestazioni. Grazie Giovanna. Come si dice, dopo questo santino, che insomma così ci voleva per tirarsi su, perché è dalle 9 ininterrottamente, senza mangiare, senza bere, che sono qui per voi, no scherzo, per me, per tutti noi, ma io quando faccio queste cose, no, parlo di poesia, sono contenta di vedervi in tanti qui, come stamattina sono stati i ragazzi. Non sento la sete, non sento la fame. Che me frega, è una cosa fantastica. Io sono felice e la felicità è una cosa rara, no? È un attimo. È quello che stiamo vivendo, che speriamo di comunicare tra di noi, ascoltando tra breve le vostre opere. Io insisto su questa cosa, perché questo non è solo un reading, no? Questa è una celebrazione. Voi costruite qualcosa, come vi dicevo, tutti insieme stiamo costruendo qualcosa che resta, no? che è come profumo, no? In questa stanza, come quando si cammina in un giardino e improvvisamente si sente un profumo fantastico di qualche fiore, no? Ecco, noi percepiamo quando siamo qui tutti insieme, quando ci ascoltiamo con pazienza, con dedizione, con passione, il vostro profumo, il profumo delle vostre parole, che è fondamentale. Allora, io vi ho invitato quest'anno a fare una cosa, no? Ve lo ricordate? Ho mandato a tutti voi una mail in cui dicevo: dobbiamo costruire anche un pubblico che insieme a noi cementi, costruisca con noi l'ascolto, perché la poesia è dire, ma è anche ascoltare. Non c'è parola senza ascolto, la parola ha bisogno di ascolto per arrivare lontano. E quindi io vi invito ancora nel tempo, nelle prossime manifestazioni che faremo, in questa giornata che si ripeterà di anno in anno, spero ancora a lungo, e grazie all'Ateneo Veneto spero diventerà parte di questa storica istituzione. Ecco, diffondete l'amore per la poesia, dite alle persone: venite ad ascoltarci, fate i costruttori di futuro insieme a noi, perché la poesia arriva, anche se sembra di no, poi resta dentro e a distanza, no? Germina, crea delle cose, delle connessioni meravigliose. E allora, con Giorgia adesso diamo inizio al nostro reading. Io vi chiamerò, no? 100 alla volta. Vi chiamerò piccoli gruppi, vi prego di, quando sentite il vostro nome, no, di avvicinarvi verso il lato qui alla vostra sinistra, alla mia destra, dove c'è questa magnifica panca antichissima di marmo, vi mettete in graziosa attesa, no, sul limitare del palco. Sentite che bello, come sto dicendo, limitare del palco, poetico quasi. Sì, insomma, vabbè, non commento, non mi autocommento, e poi ad uno sarete chiamati qui sul palco. Io ho preparato già le vostre poesie, no? Per leggerle, e iniziamo questa meravigliosa maratona, questa meravigliosa, non la voglio chiamare maratona, questo canto corale della giornata mondiale della poesia. Grazie di esserci. Un attimo di attenzione, non voglio tediarvi ancora, ma c'è una vostra collega che ha vinto un premio per Majakovskij, e l'amore di Majakovskij con Lily Brick,
che era sposata con un altro. E questa, l'idea, questa cosa dell'amore tossico che avete fatto voi, mi pare, è interessantissima, perché è tossico ma nello stesso tempo è legato al greco. Allora vi leggo una poesia di Majakovskij, non ve la leggerò tutta, ma è molto importante perché è per un altro poeta che si è suicidato. Questo poeta si chiamava Есенин, è un grande poeta anche lui, ed è stato, per voi Isadora Danca non è nessuno, per chi conosce la danza è stata la prima a fare della danza una specie di poesia moderna. Voi ve ne siete andato, come suol dirsi, all'altro mondo, il vuoto, volate fendendo le stelle, senza un acconto, senza libagioni. Sobrietà! No, Есенин, questo non è dileggio. In gola ho un groppo di pena, non un ghigno. Vedo che con la mano recisa, esitando, dondolate il sacco delle vostre ossa. Smettetela, basta, cessate, siete matto? Lasciarsi imbiancare le guance dal gesso mortale, proprio voi che sapevate sbizzarrirvi come nessun altro a questo mondo. Perché? A che scopo? L'incertezza ha provocato scompiglio, i critici borbottano, le cause sono queste e quelle, e in specie lo scarso affratellamento per effetto della molta birra e del molto vino. Si dice che se aveste sostituito la bohème con la classe avrebbe influito su di voi e non vi sareste più accapigliato, già come se la classe spegnesse la sete col kvass, che sarebbe la camomilla. La classe, anche lei non scherza nel bere. Si dice che a mettervi accanto qualcuno di una postù sareste diventato assai più bravo nella scrittura. La gloria di centinaia di versi, stucchevoli, lungagginosi come Doronin. Ma per parer mio, se vi fosse avverata una tale incongruenza, vi sareste soppresso ancor prima. Meglio infatti morire di vodka che di tedio. A noi non sveleranno i motivi della perdita, né il cappio né il temperino. Forse ci fosse stato l'inchiostro all'Egreter, non avreste avuto ragione di tagliarvi le vene. Gli epigoni si rallegrano, imitiamolo. Poco mancò che un drappello di loro non facesse di sé giustizia. Perché aumentare il numero dei suicidi? Meglio accrescere la produzione di inchiostro. Ora per sempre la lingua è chiusa tra i denti, è inopportuno, è penoso coltivare misteri. Il popolo, creatore del linguaggio, ha perduto un reboante sbornione apprendista, e c'è chi porta rottami diversi in suffragio da precedenti esequie, quasi senza rifarli. Nel tumulo conficcano pali di ottuse rime. È così che bisogna onorare un poeta? Per voi non è stato sinora fuso alcun monumento. Dov'è il bronzo squillante, il granito a faccette? E già i cancelli della memoria, poco per volta, hanno ammucchiato le ciarpe delle dediche e delle ricordanze. Vi leggo l'ultima parte perché mi piace che la signora era molto attenta, ma bisogna arrivare alla fine. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. Questo per me è molto importante, per tutti voi. In questa vita non è difficile morire, vivere è di gran lunga più difficile. Grazie. Allora, cominciamo subito, chiamo intanto, immediatamente, perché apriamo con loro, ve li avevo annunciati, con i tre giovanissimi
che hanno vinto il premio, la menzione speciale Giuseppe Goisis, Poesia e Filosofia, che abbiamo istituito quest'anno per la connessione tra la poesia e la filosofia. Ecco, 3 di loro sono qui e sono del liceo classico Marco Foscarini di Venezia, sono della classe seconda BO, giusto? Perfetto, non ho sbagliato una sezione neanche, anche perché il Foscarini era il mio liceo, per cui sennò dopo mi mazzolano. E sono Alvise De Demo, Massimo Pisni e Aldo Voltolina, che adesso chiamerò ad uno, però chiamo anche, prego di avvicinarsi, alcune delle poetesse che mi hanno chiesto per motivi tecnici veramente urgenti di leggere tra i primi, e sono Antonella Bontae, Anita Menegozzo e Leonita Osmani. Se sono qui, prego di avvicinarsi a quel lato della sala. E poi chiamo anche Isabella Albano, Lucia Beltrame Menini, Alina Benozzi, Silvia Alina Benozzi, Pier Giorgio Beraldo, Adriana Bertoncin, Maria Concetta Bevagna, Giorgio Bolla, e vi prego di avvicinarvi. Allora, cominciamo subito con Alvise De Demo. Prego, Alvise. Dai, ditemi che siete felici, che abbiamo... Quanti anni hai, Alvise? 17. Allora, questi ragazzi hanno 17 anni, no? Vuoi che facciamo venire anche i tuoi colleghi? Dai, Massimo e Aldo, venite qua vicino. 3 17enni in un colpo solo, e che leggeranno le loro poesie, che tra l'altro io vi invito ad ascoltare con il cuore aperto, perché sono davvero straordinarie. Alvise è anche rappresentante di istituto, quindi è uno tosto che andrà lontano. Intanto grazie per la presentazione, e vi leggo quella che è stata la mia poesia. Sistemo un attimo. Sì, perfetto. Nell'ombra sfuggente, un'orchestra di silenzi, tra le pieghe del mistero, un linguaggio senza parole, le voci dei pensieri, i palpiti del cuore, gli sguardi fuggenti nell'oceano dell'inarticolato. Nell'abisso insondabile, l'anima, audace esploratrice, scava, cerca, indicibile, dipinto senza cornice. Bravissimo Alvisi. Adesso andiamo a Massimo Pisni, che è un ragazzo veramente di grande interiorità, che si è, potrei dire, come dice il suo professore, aperto al mondo, alla recitazione, perché hanno fatto parte anche del reading che ha fatto il professor Balboni il 7 marzo dedicato alla donna, e quindi hanno letto in greco, in latino, insomma stanno diventando degli attori, e Massimo ha dei numeri eccezionali. Adesso tra poco ci leggerà la sua poesia, L'indicibile. Tra i sospiri del mio pensiero provo ad esprimere ciò che sento, cercando versi che mi tengano sincero. Le mie parole hanno il significato spento, come i ritmati bisbigli del tempo. Non vi è modo di capire come mai mento. Ogni momento che impiego è un passatempo, ma ognuno scompare veloce e il rigido silenzio non dà spazio al contrattempo. Per me ormai giunge l'erinnica voce e risveglia la palla di ragione. Bisogna tornare alla significante foce. Nella società è presente forza solo nella complicità. All'altrui danno i deboli non ripongono unica risposta, dai numeri sopprimono la somma sincerità. Ingenuamente al mondo non costa, dire il vero congiura con l'inimichevole svantaggio, alle formiche non piace l'idea opposta. E
adesso Aldo Voltolina, velista straordinario, mi dicono, ma anche personaggio di cui da attenzionare, perché secondo me anche lui ha grandi numeri e sentiremo parlare di lui. Allora Aldo, a te la voce, la tua voce. Grazie. La tua voce, non sai cosa dire, non dire niente. Stai zitta, taci, forse è meglio. Le tue parole di lacrime mi raccontano di qualcosa che non può essere detto o conosciuto. Ma non è importante. E il tuo destino di saggezza decide il futuro del mondo impazzito e il presente impaurito decide la sorte. E mi taccio anch'io. Ed è dolce il tuo verso triste che dice della fine. Addio. Per ora o per sempre, solo il tempo ha la risposta. No, scusate, facevo bene a esaltarmi, dai, sono delle promesse. Ecco, va bene. Allora vorrei ringraziare per questa presenza davvero straordinaria in cui abbiamo aperto questo reading, no? Il professor Giampiero Chivilò di filosofia del liceo classico Marco Foscarini, che ha coinvolto i ragazzi in questo progetto dedicato alla poesia che continuerà nel tempo, e siamo veramente felici. Siamo anche felici di annunciarvi che altri licei classici inizieranno dei progetti dedicati alla poesia. Mi piacerebbe coinvolgervi, mi piacerebbe che quelle voci poetiche, no? Le voci di voi poeti e poetesse potessero collaborare con noi a questa apertura, no? Verso le giovani generazioni. Allora, adesso cominciamo con Antonella Bontae, che è la prima delle poetesse del nostro reading. Allora, che dire di Antonella? Antonella, ecco qui i testi. Antonella è una poetessa di grande forza, di grande determinazione, e anche, io ho imparato a conoscerla nel tempo e nei suoi versi, di grande ironia. Abbiamo parlato di Palazzeschi prima, no? E lei ha la forza di quel poeta, e quindi a lei la parola e soprattutto il canto. Cosa è l'indicibile? L'indicibile è lo sgomento e poi l'orrore alla televisione dei morti ammazzati coi droni e coi missili. L'indicibile è che quei morti a volte sono tanti bambini e bambine. L'indicibile è il terrore espresso nei loro volti. L'indicibile è la narrazione dei mass media. L'indicibile è che esiste la mattanza della guerra. L'indicibile è la rassegnazione della moltitudine. L'indicibile è la sofferenza di noi esseri umani. Nel mondo oggi ci sono 180 conflitti. E qui avviene l'indicibile. L'indicibile è l'aumento della produzione di armi. L'indicibile è credere che più armi significhi deterrenza alla guerra. L'indicibile è non aumentare i paesi senza esercito. L'indicibile è che esistano armi nucleari. Indicibile è credere che ci si possa salvare da una guerra nucleare, da un'apocalisse. L'indicibile è non fermare il suicidio della specie umana. L'indicibile è che non esistano musei e scuole di educazione alla pace. L'indicibile è che non si sia ancora imparata la parola pace. Grazie.
Allora, parlavo della festa delle rose, la festa del primo giorno di primavera in cui si festeggia e si celebra la giornata mondiale della poesia. Ad ogni poeta che dirà la propria poesia, come da tradizione, una rosa, un fiore per un fiore. E allora, dopo Antonella Bontae, io vorrei far salire sul palco Anita Menegozzo. Dov'è? Non è ancora arrivata? La lettrice. Eccola qui, perfetto. E intanto poi anche Leonita Osmani, se c'è. C'è Leonita? No, non la vedo. Allora prego. C'è il testo se volete. No, perché abbiamo fatto delle modifiche, grazie. Non ho parole o gesticolazioni per raccontare il mare a un cieco nato. Mi proverò a trovarne da bendato. Chi altro se non un cantore al buio potrebbe osare tanto? Già quasi, fin da subito, lo avverto. Quel mistico galoppo, quel fiato misto ad eco che mi ansima profondo giusto accanto. Quell'accanito cupo mormorio che appena si rinforza un poco il vento, come per scherzo, sputa addosso il salso. Se poi rannicchio come fossi in grembo, colgo un mai sazio galleggiarmi intorno che mi sovrasta e mi sostiene a un tempo. È liquida e materna la voce che ha l'immenso, oltre ciò che ogni senso dà per certo, oltre ogni sovrumano sentimento, quando riemergerò con il mio sguardo dall'incomensurabilmente ignoto, illuso tornerò a contar le onde dalla punta dei piedi all'orizzonte. Allora, Anita, Anita Menegozzo, la conoscete, è una storica poetessa di questa manifestazione, è passata attraverso le fasi poetiche dell'impegno politico, anche sociale, per arrivare a temi più intimistici e filosofici, e li abbiamo sentiti tutti in questa magnifica poesia. Grazie Anita. Allora, se non c'è Leonita Osmani, che poi chiameremo dopo, io partirei adesso con Isabella Albano. C'è? Eccola qui. Allora, Isabella Albano è una poetessa nata tra Venezia e Mestre, che ha alle spalle, no, una laurea in scienze politiche, è stata dirigente scolastica, ha collaborato col Centro Pace del Comune Venezia, ha pubblicato tante raccolte e adesso ci parlerà del misterioso viandante. Grazie, volevo ringraziare Giovanna, Giorgia e i professori prima, perché veramente ci hanno dato luce. Misterioso viandante. Non so se ciò che scrivo sia poesia. Mi sostiene il desiderio che la mia parola possa divenire ombra, ristoratrice, in un giorno assolato, per il tormentato viandante ormai prossimo alla fine del viaggio. Si faranno chioma, verde argento, i miei versi sussurrati con lenitivo respiro, congiunti da un muto dialogo antico. Insieme sosteremo nell'accogliente radura prima di riprendere il medesimo viaggio, perché il pellegrino sì ha di misterioso poeta lo sguardo e comprendo che mi stava attendendo laddove la parola si fa luce.
Allora, adesso se raggiunge il palco Lucia Beltrame Menini, eccola qui. Allora, Lucia è veronese, ha la sua vita, no, in questa città meravigliosa, e poi ha anche lavorato, però ha fatto un lungo percorso lavorativo, ma soprattutto fa parte del cenacolo di poesia Berto Barbarani di Verona, del gruppo letterario Formica Nera di Padova, e quindi una, potrei dire, decana della poesia e della nostra bellissima manifestazione. A lei la parola e ci leggerà Forse verrà. Grazie, prendo questa che è più larga. Con l'abito sereno della tregua è giunto il tempo di capire quanto ci costa vivere quest'acqua gelida di fonte che scorre obliqua tra i pensieri. Tempo perduto d'invecchiare, giorni increspati di sogni. Forse verrà una quiete candida di neve appena scesa dagli angoli recessi di quel cielo sfuggito 100 volte all'uragano. Dunque sarà opportuno raccogliere l'annuncio posto al confine d'ogni sera nel fragile fluire della luce, oltre l'accordo percepito con ciò che resta a noi indicibile. Grazie Giovanni. Allora, dopo Lucia Beltrame Menini, allora Alina Silvia Benozzi, c'è, eccola qui. Allora, Silvia Alina Benozzi è socia del Club per l'UNESCO di Venezia, è anche lei una storica voce della Giornata Mondiale della Poesia, e quando le ho chiesto di mandarmi una breve nota biografica ha scritto: da anni, no, partecipo a questo evento istituito da dottor Gino Pastega. E allora, con questo ricordo, con questo legame, no, con la figura che è un po' di un poeta, di un medico che ha dato avvio a tutto questo, no? Perché senza di lui non saremmo qui a festeggiare. Lascio la parola alla nostra poetessa, a Silvia Alina, che ci parlerà di Marco Polo. I 700 anni. E i 700 anni. Cosa possiamo dire anche di lui, no? Posso prendere questa cosa? Emilione Polo Marco. Un baldo giovanotto eri, colto, 5 lingue parlavi. Per terra e per mare lontano andavi senza timore alcuno. Cosa cercavi? Genti nuove, merci rare, in terre pericolose d'Oriente, mai stanco di viaggiare. La via della seta volevi tracciare. La tua cara serenissima lasciavi, a mani vuote andavi, con grandi carichi ritornavi, odorose spezie, preziose sete multicolore, gioia per gli occhi delle veneziane signore. Alla corte del Gran Khan del Katai ti ponevi con il tuo sapere, ricevendo grandi onori, governatore, ambasciatore, messere. Celeste immensità dove smarrirsi e perdersi, nelle ragazze del Kinsai con occhi a mandorla e pelli di seta ti innamorai. 700 anni sono andati, mirabolanti viaggi tra terre ignote e lontane, il tuo favoloso 1.000.000 ci ha illuminati. Molte cose di te e della terra di Cina ora conosciamo. Venezia rimembra e loda Marco Polo esploratore, intrepido,
e famoso viaggiatore. Grazie. Adesso passiamo a una voce anche questa, storica di questa manifestazione. Mi riferisco a Pier Giorgio Beraldo, poeta prolifico ma soprattutto di grande coinvolgimento, e anche lui sempre colonna portante di questa manifestazione, perché esserci significa. La propria presenza qui oggi è un piccolo grande mattone di una costruzione, di un'opera comune. Prego. Grazie. Chi siamo? Dove? Da sempre conosco le costellazioni dell'Orsa Maggiore, di quella minore, mescolare erbe raccolte nei fossi, nei campi, le strappo dai rami per inventare colori, spacciarmi per santone con soggiorno in India, inventarmi preghiere, gesti inconsulti. Era la stagione dei fiori, dei Beatles con Guru dappresso. Mi bastava strappare un sorriso. Ma c'è sempre chi cerca a specie di notte un ascolto, un parere sentito, e spiattellano sogni e speranze. Un lavoro, che lui torni. E ora devo sentire di un povero pazzo di muratore, gli è bastato un corso accelerato di pura follia per ammazzare la moglie e 2 figli, indemoniati o diavoli veri, ma sotto spoglie. Ma lui, che sta in cella, guardato a vista con qualche imbarazzo, non si sa mai, dai che quel film tutti l'abbiamo visto. Chi può sentirsi? Non so se Dio oppure Abramo, sarei curioso. Ed ecco, vigliacca, ritorna la voglia di far la grana con gente simile. Grazie a questo poeta. E adesso abbiamo Adriana Bertoncin, anche lei una poetessa fondamentale per questa manifestazione. È nata a Mestre, ma risiede a Martellago, a Maerne anzi di Martellago, da anni fa parte del gruppo Poesia Comunità di Mestre, ha pubblicato tantissime opere poetiche e molte delle sue composizioni e le sue opere sono state tradotte anche, per esempio, in lingua inglese. Allora, Adriana, sulla soglia del vento ci porti? Vorrei. Comunque qui mi sento a casa. Oggi, in questa giornata particolare, tra i poeti mi sento a casa. Sulla soglia del vento. Sulla soglia del vento scorrono in fila i miei anni. I passi conto in queste stanze, una volta colme di voci, ora di vuoto silenzio. Appoggio con piedi stabili sulle mete raggiunte, sulle piccole felicità rubate al momento. E ancora mi piego alle folate degli eventi, sugli intrecci nuovi del mio consunto tappeto. Ripongo le nostalgie in un cassetto e vado senza voltarmi indietro, scrollandomi di dosso le inutili parole di un tempo che con il mio non concilia. Vado portando solo versi d'amore sull'assonata riva, in questo mare fatto di tregue fugaci, di doglie, di vuote, sciacquate memorie. Grazie. Te lo lascio. Grazie. Grazie a voi. Allora, mentre la nostra poetessa riceve la nostra rosa, io adesso chiamo sul palco Maria Concetta Bevagna.
C'è? Eccola qui in prima fila, e un po' con qualche piccolo dolore, no? Che oggi la colpisce, ma che tanti poeti ha colpito, per cui dovevano essere qui, no? L'influenza di stagione, però noi restiamo qui, no? A fare il nostro canto, a cantare anche per loro. E allora Maria Concetta, che ha vinto ultimamente tantissimi premi, adesso stende lentamente il suo filo d'amore. Il filo d'amore. Intrecciare i fili dei ricordi con le onde del mare di una vita vissuta mi crea emozione. Il cuore segue un'onda luminosa che ha il colore dei tuoi occhi. Ma lei scivola via con delicatezza sulla risacca. Chiudo gli occhi e respiro il tuo profumo speziato di salsedine che colora la mia bocca in attesa di un bacio. Tra le onde segue il tuo sorriso, ma ahimè è solo illusione che si disperde nella schiuma bianca di una giornata d'estate. Grazie. Sono state trovate queste chiavi. Va bene, dopo lo diciamo. Allora, adesso abbiamo chiamato prima, e lo vedo eccolo lì in fondo, Giorgio Bolla. Prego di salire sul palco. Che dire di Giorgio Bolla? Poeta, saggista, veneto doc diremo, sì. Ecco, di professione geneticamente veneto, no? E di professione chirurgo pediatra, ha conseguito numerosi premi di poesia, ha scritto tantissime opere magnifiche, e adesso do la parola a lui perché ci porterà, no? In un meriggio molto particolare. Grazie Giovanna. Uso gli occhiali. I miei occhiali, va bene. No, sono troppo forti. Ecco, è vero. Allora vado così, non so dove li ho messi. In testa. Ah, ecco, vedete l'emozione di essere qui, che è anche casa mia perché sono socio dell'Ateneo, però questa aula magna è sempre emozionante, poi vedere tutti questi poeti di fronte a me. La poesia è breve, rubo un minuto. Sono veramente colpito dall'ottimismo che sostiene che la poesia, anche dopo Auschwitz, sia quell'entità che salverà il mondo. Io sono molto più tragico, anche perché, come è scritto nei trattati, quelli seri, si è creato un gap definitivo tra la poetica della creatività e la poetica del prodotto artistico. Questa seconda dà la facoltà a chiunque di scrivere poesia pur non essendo poeta, e questo è doloroso, è doloroso. Ho meravigliosamente apprezzato, uso questo avverbio che tu spesso usi, nella lezione del professor Vero Tarca di oggi, che la poesia, come la filosofia, come la musica, riesce a far vedere il secondo piano dell'ambiente, e questo veramente è straordinario. Quindi non è come nei quadri di Piero della Francesca dove ci sono i piani prospettici. La poesia permette di mettere tutto sullo stesso piano, e proprio per questo non può essere ottimistica oggi, perché ha a che fare con l'Homo sapiens sapiens. Scusate, erano delle mie considerazioni puramente filosofiche. Vi ricordo che io ho fatto anche il chirurgo di guerra, quindi forse un po' i piedi per terra devo averli. Abbiamo Sì, no, ma ormai come cammina a certa età, portate pazienza. Abbiamo scelto un meriggio, sarà allora il transito, e tu appoggerai lo sguardo sulla mia carne, impazzirà la tua entropia, perché dentro il senso scenderà il nostro andare. Saremo insieme per tanti attimi, come pulviscolo di tempo davanti a spiragli di freddo, e sopra sassi grigi, toccati, adagiati,
per slarghi di presenza. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ha perso gli occhiali, prima ha usato i miei, insomma, che ha rivelato che sono orba perché erano forti, insomma, e ha fatto di tutto di più. Allora, Cita le chiavi prima che qualcuno... Allora, ci sono delle chiavi che sono state perse, chi le ha perse le ritrova qui. Al di là di questo, adesso facciamo come un filo rosso, no? Un nodo, e ascoltiamo la voce di uno dei poeti che sono stati celebrati dai nostri docenti universitari e di cui avete ascoltato, no? Gli approfondimenti che sono stati veramente preziosi. Allora, è il momento di celebrare tutti insieme, ascoltando la sua parola, Aldo Palazzeschi. Poeta straordinario, 50 anni dalla sua morte ricorrono quest'anno, pseudonimo di Aldo Giurlani, fiorentino, no? Vi ricordate? È morto a Roma nel 74. Noi tutti, no? Lo conosciamo, forse i più lo conoscono per il codice di Perelà, per le sorelle Materassi, no? Ma ha scritto delle raccolte di poesia straordinarie come I cavalli bianchi, L'incendiario, I difetti, Il viaggio sentimentale, Cuor mio, Via delle 100 stelle, eccetera. E allora ascoltiamo una delle sue liriche più celebri. Chi sono? È la domanda che ci stiamo facendo, forse tutti noi, da tanto tempo. Chi sono? Sono forse un poeta? No, certo, non scrive che una parola ben strana la penna dell'anima mia. Follia! Sono dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia, malinconia. Un musico allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia, nostalgia. Son dunque che cosa? Io metto una lente dinanzi al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia. Continuiamo con la nostra meravigliosa, no? Teoria, perché è una teoria, no? Come quelle che si vedono nelle rappresentazioni antiche, uno dopo l'altro in fila, dei nostri poeti, e chiamo sul palco, anzi a lato palco, Luisa Bosello, Eleonora Callegari, Renata Capitanio, che però temo non sia riuscita a raggiungerci, Anni Carraro, Edoardo Cecconi Pastega, Cristina Ceroni e Veronica Chiossi e Giampaola Commissati. Intanto, se velocemente raggiungete il palco, poi si possono preparare, raggiungete il lato lì alla destra del palco, Anni Carraro, l'ho già chiamata, e Veronica Chiossi, già chiamata, e Maddalena Di Gaspero, Lucio Favaron, Laura Fontana Cavallarin e Lucia Fornaini, e poi Giovanni Battista Giusto, e alla fine chiamerò Rosa Chiara Goisis, perché con lei faremo una cosa speciale. Allora, cominciamo subito. Cominciamo con Luisa Bosello. Luisa Bosello è di Arzene Grande, in provincia di Padova. Si diletta, dice, a scrivere in forma poetica. Molte liriche hanno ottenuto dei premi importanti, dei riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Ha scritto molte sillogi poetiche ed ora ci parla della musa Aerato. Nel sentiero che va verso il tramonto, lei mi segue in lontananza, amica discreta, silenziosa.
S'avvicina lentamente quando il passo mio rallenta, quando mi vede vacillare. Lei sa che sto pensando, che sto cercando ad occhi chiusi le parole che possiede. Per un istante eterno trattengo il mio respiro. Mi raggiunge. Nel silenzio sento sussurrare le parole che io amo, le parole che cercavo. Mi invade l'emozione, la bellezza. Vive la poesia. Grazie. Grazie mille a Luisa Bosello, grazie. Adesso è la volta di invece Eleonora Callegari. C'è? Eccola qui. Allora, Eleonora Callegari, che è una veneziana che si dedica alla poesia da tanto tempo, ha un blog personale anche e soprattutto ha partecipato a tantissimi concorsi letterari, no? E ne ha vinti altrettanti. Ha fatto tantissime pubblicazioni e soprattutto mi ha colpito, no? Che quelle poesie che parlano della ninna nanna. No? Che è una cosa che è il suono legato alla parola che ci riporta all'infanzia e ci riporta ad un canto materno, no? e di bambini. Ecco, la sua poesia però è fenice. Fenice. Palpebre di luna scolorano al giallo evento del giorno. Sguardi sepolti, la tenebra, chiusa di stelle, s'allontana. Ciò che fummo stanotte, il sogno ha mutato in grani, sabbia del tuo tempo, mi hai lasciato. Cadrà un'ora prossima notturna, a piene mani raccoglierò la tua arena e sarai fenice. Ancora, tu, ancora, noi. Grazie. Grazie. Renata Campipiano mi pare che non sia riuscita a raggiungerci oggi e abbiamo invece Annie Carraro. C'è? Eccola qui, è stata con noi dalla mattina, quindi preziosa testimone di questo momento e di questa celebrazione. Anna Maria Carraro, Annie, è del veneziano, di Milano esattamente, ha studiato però in tutta Europa, in Inghilterra, in Francia, in Germania, è andata anche in Cina, è una traduttrice, interprete anche importante ed è legata al Club per l'UNESCO di Venezia e sentiremo la sua lirica che qui abbiamo, che è Telefonata, ce l'ha, perfetto, grazie. Telefonata, piove, e tu che fai? Aspettavi un'altra voce e non troviamo le parole. Quando poche parole dicono tutto. Adesso io porterò la voce di un giovane poeta, ne abbiamo ascoltati 3 in apertura, anche lui da quando era piccolo ha cominciato a scrivere e continua a farlo, adesso ha 16 anni appena compiuti ed è mio figlio che si chiama Edoardo Cecconi Pastega. E fa il Foscarini perché visto che siamo tutti legati da un filo. Si intitola Niente, nulla, nessuno. Niente, nulla, nessuno. Io, tutti. Mi chiedo il senso di questo nulla, che non so. Non conosco ciò che mi aspetta. Non so niente di questa vita. E me ne chiedo il senso. Non ho risposte, le chiedo. Ho domande che nessuno scioglie. Forse è inutile chiedere. Dentro di me il nulla e anche tutto ciò che cerco. Scaverò lungamente per trovare risposte, per intravedere il senso, perché diversa per tutti è la chiave che apre le porte. Per la sua mamma. Ah,
grazie, porterò al pargolo la rosa. Sarà molto contento perché ama molto i fiori. Allora, Cristina Ceroni? C'è? Eccola qui. Allora, Cristina Ceroni vive e lavora a Venezia, è un avvocato, è anche docente di istituzioni di diritto privato all'Università Ca' Foscari, ha svolto proprio la propria attività, no? Soprattutto nella tutela giuridica dei soggetti deboli, cosa molto importante. Ha anche scritto tanti articoli, pubblicazioni monografiche sui temi giuridici, è musicista e anche musicoterapista, perché la poesia come la poesia e la musica delle parole, no? Curano, trasformano, ci salvano, e scrive da molti anni poesie. Quindi abbiamo il ringraziamento. Sì, grazie a voi per l'accoglienza. Il mio indicibile ha a che fare con la gratitudine. Un po' più vicino al microfono. Il mio indicibile ha a che fare con la gratitudine. Per questo la poesia si chiama ringraziamento. Ringraziarti desidero per la fiaccola accesa lungo il sentiero e per il dono del fuoco che si fa luce e calore dentro di noi. Metto la mano sulla tua spalla, quasi l'amico arrivato in tempo per esserci, e godere del silenzio che si fa mantello, carico di parole leggere. Il tempo si fa nome, per te parola che si fa strada, per me suono di mani a spezzare frammenti di cosmo vivente. Grazie mille. Grazie. Se nel frattempo fosse arrivata Leonita Osmani, preghiamo di avvicinarsi. Intanto chiamo Veronica Chiossi. Prego. Allora, Veronica è una traduttrice e una copywriter, si è laureata a Ca' Foscari, traduzione e interpretazione con una tesi sull'opera poetica di Federico Garcia Lorca. Ha lavorato come traduttrice per tanto tempo ed è questo, diciamo, la sua attività principale, ma ha scritto anche, non solo, ha scritto tante opere poetiche e ha tradotto, no? Anche molti poeti importanti. E a lei la voce, la parola, con il maestro Vetraio di Murano. Il maestro Vetraio di Murano. Vicina al... Sì. Non so se ho visto prima a luce del sole o un forno in pissà. Che c'era tanta ignoranza e tanto vin e tangere che partiva, ma se una vocazione se oltre l'amore. Non che se corsi, ti sei a jevo, de a sabbia, de a soda. E il vero, ti gada viverlo, perché a materia cambia ogni frazione de secondo. Ingrumemo acqua, terra e fuoco, perché la materia è svoia. Ma se ti sforzi, ti avviolenti e non risponde, può anche essere una bueada, un cagnetto, un coccodrietto, ma nella materia ti ghesetti. Se guardo roba che ho fatto 30 anni fa, mi so se ero inrabbiato o contento. Ti mangi pan è vero. Ma avete sentito che bella è la musica di queste parole, no? La nostra no, non dobbiamo chiamarle dialetti, in questa lingua meravigliosa, è favoloso, mi è piaciuto un sacco. Adesso abbiamo Giampaola Commissati,
che prego di raggiungerci, che posso dire un applauso all'eleganza, è bellissima, bianca. Giampaola Commissati vive a Treviso, ha pubblicato, pensate, 40 piccoli libri di poesie, come scrittrice ha pubblicato anche 14 libri di narrativa, no? È presente in molte antologie e oggi, Giornata Mondiale della Poesia, ci racconta che non si ricorda ora, non ricordo quanti anni conti il mio genetliaco. Eccola qua. Non sapevo quale avrebbe scelto. Si avvicini al microfono, molto. Ora non ricordo quanti anni conti il mio genetliaco. Non tengo più a cura il tempo delle effemeridi. Credo siano tanti, ma proprio tanti, tanti da essere così pochi per vivere ancora tanto. E questo tanto può essere un solo giorno, un giorno ancora, ma sarà sempre splendido un giorno, perché ha l'attimo fatto di vita. Grazie. Allora, Maddalena Di Gaspero c'è? Se no andiamo oltre. Lucio Favaron, che avevo chiamato insieme a Laura Fontana. Accidenti. Purtroppo un imprevisto dell'ultimo momento, si è sentito male, quindi non c'è. Laura Fontana Cavallerin c'è, se si avvicina, e Fabia, purtroppo, che è un'altra colonna portante di questa manifestazione, all'ultimo momento si è influenzata con la febbre. Giovanni Battista Giusto, se si avvicina, e Rosa Chiara Goisis anche. Allora, cominciamo con Maddalena Di Gaspero, e che è nata a Treviso, no? Non è nata a Treviso? Non è Maddalena? Non sono io. No? Laura. No, cercavamo Maddalena, non c'è? No? No, allora niente, allora Laura Fontana. Mi chiedo scusa perché sono orba, da lontano non vedo bene, tutte le belle signore, no, mi sembrano, non le decifro subito. Allora, Laura Fontana è una poetessa che è nata in Campo Rialto Novo, no? In Campo Rialto Novo, ha abitato lì a lungo e poi si è trasferita al Lido di Venezia, altro posto meraviglioso della nostra città, no? E tra l'altro si è trasferita là per esigenze proprio pratiche, perché il marito lavorava, no? È entrato nei piloti di porto, che adesso non c'è più questa istituzione, e scrive, dipinge, no? E diciamo, dopo un'esperienza difficile, no? Ha cominciato anche a trovare la capacità e la forza di scrivere quello che ha dentro di meraviglioso, e si sono aperti orizzonti importanti, e lei ci racconta oggi una cosa meravigliosa, cioè ci porta un'ode a questa città, Venezia. Sì, avrei voluto leggere anche quella sulla guerra. Ecco, allora questa è la sua, cioè qua. Sì. Ode alla mia città. Più vicino. Ogni giorno io ti guardo in mia città, da quest'angolo di chiara pace, di trasparente luce. Nel fiorire della vita ho accolto i tuoi tesori di fragile bellezza, di memorie antiche, e ne ho carpito il sogno di quelle pietre amiche. Con infantili piedi ho calpestato i tuoi sconnessi solchi che l'acqua lambiva ed il sole inaridiva nell'uscita furtiva.
Ho ispirato il salmastro del tuo ventre che la bassa marea offriva in alghe odorose sui gradini inverditi di martoriate rive. Ogni giorno io guardo i tuoi agili profili, ascolto il tempo allo scoccar di campanili, quei ritocchi soavi nei silenzi e nella sera dell'impietoso scorrer della vita. Grazie, grazie davvero. Lucia Fornaini c'è? Vado oltre? Giovanni Battista Giusto abbiamo detto che non c'è. C'è? C'è? Dov'è? Eccolo! Pensavo si fosse... Eccolo qua, perché guardavo lì nella panca, ho detto oddio dov'è, e invece era in prima fila. Allora, Giovanni Battista Giusto ama definirsi un non scrittore, un non poeta, è semplicemente una persona che ama ardentemente ed è profondamente innamorato della vita, così scrive di sé nella sua biografia. I suoi non vogliono essere dei componimenti poetici, ma solo un semplice intreccio di passioni, di parole che scaturiscono di getto. Usa la fotografia come base creativa dei suoi versi. E cosa ci dice? Ci dice che si mette a nudo, perché il titolo della poesia è Nudo. Scoprirti senza veli non è il vedere ciò che sei, è l'immagine di un corpo in quell'essenza governata da passioni senza tempo, gocce che scendono senza rive da una fonte immaginaria dove nessuno osa guardare. Le tue mani accompagnano delicatamente le mie in quell'andare e tornare da mondi sconosciuti, dove il ritmo dei respiri non rispettano le leggi, nemmeno sentono il passare dei minuti, confuse in quello stato di citazione che rende visibile ogni nostra emozione. Lo scoprirsi uguali nel sentirsi così diversi, dentro respiri e carezze di pura libertà. Grazie mille. Allora vorrei chiamare qui sul palco Rosa Chiara Goisis, io vedo un poco, eccola qui, e Rosa Chiara Goisis ha un duplice compito, è qui in veste di poetessa perché scrive delle intense liriche, ma anche per portare la voce, la lirica che abbiamo avuto il pregio di ascoltare dalle sue parole quando il professor Goisis, Giuseppe Goisis, l'anno scorso, che era presente tra noi e che ci illuminava con la sua parola, no? nel seminario filosofico, ma anche qui tra i poeti, no? Raccontandoci con le profondità del suo io e della sua infinita conoscenza, no? Raccontandoci storie di poeti, storie di versi, di poesie, e che poi è improvvisamente scomparso nella primavera scorsa e ci ha lasciato tutti senza fiato. Perdere la sua parola è farci diventare orfani di una parola così importante. È Chiara che suo padre, lo svelo, l'anno scorso mi disse: ho una poesia di mia figlia, che bellissima questa poesia, ci tengo tantissimo. Ecco, Chiara, Rosa Chiara ci racconta, ci parla prima dei suoi versi e poi dei versi di suo padre. Quindi è un momento importante di orizzonti che si aprono, ma anche di ricordi che riportiamo al cuore, perché ricordare significa riportare al cuore. Grazie. Passi incerti e gattonare. Far giungere al traguardo un cucchiaio colmo della volontà di vivere. Fragili passerotti su zampe di carta velina mi sembra assomiglino a querce secolari, ormai prive di linfa. C'è un qualche confortante ritorno da infanzia a morte, uroboro da cui non possiamo uscire, un cerchio di infiniti punti equidistanti dai raggi della nostra poca comprensione dell'immortalità.
Adesso Rosa Chiara leggerà proprio la poesia di suo padre. Un triste onomastico alla panchina più antica, si schiude il narciso, fragile larva come una sfodelo. Il cielo impazzisce di grida, canta l'allodola straziata, ma il cuore giace immobile, attende che la luna si levi nel bosco. Ricordi quel redentore fra il legno dell'altana, i fuochi scoppiavano alti e ricadevano come stelle al buio, come lacrime calde. Come lungo il primo giorno di primavera, i ciliegi, fiori e poi frutti. Quel giorno ti ho vista sorridere, ma quel sorriso è durato come la vita di una farfalla lieve. Cadeva la neve, ricordi? Di là dal vetro. Voltavo gli occhi per non soffrire. Dove sei? Tardi, invano. E allora, siccome è un momento prezioso di ricordo di questa figura fondamentale per il premio Pastega, ma anche per la giornata mondiale della poesia, no? Questo ricordo attraverso i suoi versi di Giuseppe Goisis, filosofo raffinatissimo, di una profondità enorme, che chi ha avuto il piacere e l'onore di ascoltare ancora ricorda le sue parole illuminate. Ecco, questo momento di ricordo lo vorrei associare al ricordo di mio padre, visto che tutti i libri che ha scritto mio padre di poesia, i tanti libri che ha scritto, fino all'ultimo, La grande Matrioska, immancabile accanto ai versi di mio padre c'era la parola filosofica, illuminata, potente di Giuseppe Goisis, che amava tanto la poesia di mio padre. E infatti tutti i suoi libri hanno l'introduzione di questo straordinario filosofo. E allora, accanto a Giuseppe Goisis, ricordo con le sue parole, con i suoi versi, anche mio padre, visto che erano amici. L'oltre di meraviglia di Gino Pastega. È un'isola, l'universo. L'isola nostra benedetta, della terra, del sole, delle stelle. L'isola nostra maledetta, rinchiusa dall'oceano del nulla. L'isola misteriosa, dove si vive e si ama. Si cerca un destino, dalla quale alla fine si parte, con la piccola barca della morte e della speranza. Si attraversa, estrema la sfida, l'oceano muto che non ha nome, da cui più non si ritorna alla ricerca di un oltre di meraviglia, un oltre che ci salva, eterno, infinito. Chiedo di avvicinarsi adesso a Virginio Gracci e Laura Guadagnin intanto, Lucia Guidorizzi, ecco se c'è, ok. Poi Helke Heinemann, che è una poetessa tedesca che ci è venuta a leggere i suoi versi, se c'è in sala, Chiara Lazzarin, Giorgio Libralato, Renata Mannise, Linda Mavian, Maurizio Mazzoleni, che non c'è però, mi sa che non ci ha raggiunto. Prego intanto di avvicinarsi, no, sul lato della cosa, e quindi darei subito la parola a Virginio Gracci. Grazie di essere con noi, anche lui è una colonna fondamentale. Io vi prego, veramente vi prego, restate fino all'ultima parola, all'ultimo respiro di questa manifestazione, perché ce lo meritiamo e ve lo meritate. Questa è un'opera corale che ha bisogno di resistenza, di capacità di ascolto e di capacità anche di tenere dritta, no, la barra per vedere quell'orizzonte che i nostri poeti ci raccontano. Oltre la veta, quando ti guardo e mi sorridi, io sono felice. Quando ti guardo e i tuoi occhi si riempiono di lacrime, ti stendo la mano e tu ti aggrappi. Sul sella
Eri tu a sorreggermi fissando i chiodi, passandomi la fune. Insieme siamo andati oltre la vetta, oltre il limite del nostro equilibrio. Abbiamo visto strade più ampie, a 2 passi dal cielo, e fu per sempre. Grazie. Allora, Virginio Gracci è un ex docente di lingua e di civiltà inglese e soprattutto autore di tanti articoli e saggi sui temi della didattica, della letteratura, no? Ha scritto tanto su giornali, pubblicato, riviste, eccetera, ed è un poeta raffinato, ha pubblicato tanti versi e soprattutto lo voglio ringraziare qui pubblicamente perché tutti gli anni, quando celebriamo la Giornata Mondiale della Poesia, è con noi dal primo minuto all'ultimo, è con me, con Giorgia, che cominciamo alle 10, finiamo alle 18 e regala il suo ascolto, che è un dono prezioso, come quello di dire la propria poesia e quindi di esprimere il proprio io nei versi. Grazie. C'è Laura Guadagnin? No, l'ho chiamata, forse arriverà più tardi. Lucia Guidorizzi, eccola qui, grande amica della Giornata della Poesia. Che dire di Lucia? È viandante e camminatrice solitaria, così ama definirsi, è nata a Padova, vive a Venezia, è laureata in lettere, ha pubblicato vari libri di poesie, no? Tanti, è cofondatrice anche di Progetto 7 Lune, curato da Silvia Favaretto, fa parte della redazione della rivista Amicando Sempre e di tante altre riviste. Noi con lei andiamo in dissolvenza. Nell'alba livida di gennaio procedere a tentoni nel gelo, seguendo tracce sconosciute. Nello scolorarsi dell'oscurità insieme ci sono tutte le domande e tutte le risposte. Si dirada la bruma mentre la laverna si scioglie in lacrime d'acqua. Così si dissolve l'emozione. Sui colli isolati dalla nebbia il sole filtra lento tra i vapori dell'erba, imperlando gli ulivi di gocce argentate. Anche l'emozione evapora, dissipando le ombre del pensiero. Siamo spirito, essenza che trasmuta e trasfigura un mattino di nebbia in un giorno limpido di sole. Allora, adesso chiamiamo Elke Heinemann, c'è? Eccola, grazie. Elke Heinemann è una poetessa nata in Germania, scrittrice, giornalista, ha vinto numerose borse di studio e di ricerca in tanti paesi del mondo, tra cui la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, no? Ha una vita molto culturalmente e didatticamente molto importante alle sue spalle e davanti a lei. È stata giurata anche in tanti diversi concorsi letterari e radiofonici in Germania. Insomma, per raccontarla non basterebbero pochi secondi, ma io vorrei far parlare le sue parole. Una poesia ha colpito la commissione selezionatrice, Nubi. Grazie. Che è anche... Posso dire una parola, Giovanna, su questo? Certo. Noi ringraziamo Elke perché facciamo lo sforzo... Il microfono. Perché facciamo lo sforzo, per il quale invito anche tutti voi, per amici e conoscenti, di ampliare la presenza di poesia straniera. È venuto dire straniera, ma dico di poeti non in lingua italiana. Ecco, lei è una poetessa che io non conoscevo, ho scoperto abbastanza conosciuta perché le sue poesie sono anche nei vaporetti, stampate nei vaporetti, che ci racconterà un giorno, non ho ancora saputo come ha fatto. Però ecco, abbiamo poi un'altra poetessa che dopo Giovanna presenterà e cerchiamo, e quindi chiediamo anche il vostro aiuto, di ampliare questa sezione, che dall'anno prossimo vorremmo fosse una sezione proprio particolare per la poesia appunto in doppia lingua. Spero che ci sia un attimo anche per lei, perché vorrebbe far sentire. Certo, a lei la parola. Grazie. Allora, grazie a Giovanna, grazie a Daniele, e leggo in
la versione originale in tedesco e la versione italiana della traduttrice laureata Cristina Vezzaro. Gewölk. Hinter weißen Flöckchen das Blau. Und was ist hinter dem Blau, fragt das Kind, das vor dem Himmel steht. Ein Kind, das immer weiter fragt und jede neue Antwort zu einer neuen Frage verdreht. Was ist hinter dem Blau? Und was ist über dem Blau? Fragt das Kind. Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre, Schichten der Erdatmosphäre, Teile der Homosphäre, der Ionosphäre. Und wo ist Gott? Fragt das Kind. In der Wolke? Nubi. Dietro piccoli fiocchi bianchi il blu. E cosa c'è dietro il blu? Chiede il bambino che sta davanti al cielo, un bambino che continua a fare domande e trasforma ogni nuova risposta in una nuova domanda. Cosa c'è dietro al blu e cosa c'è sopra il blu? Chiede il bambino. Troposfera, stratosfera, mesosfera, strati dell'atmosfera terrestre, parti dell'atmosfera, della ionosfera. E dove sta Dio? Chiede il bambino. Nella nuvola. Grazie. Allora lancio una sfida a voi che siete qua, no? E anche a Daniele, spero che ha lanciato il sasso, adesso non può scondere il braccio, come si dice in veneziano, no? E allora perché, visto che Paolo Balboni ha lasciato, diciamo, la conduzione della Casa della Poesia alla sottoscritta, no? Quella Casa della Poesia dell'Ateneo, però gli ho detto accetto solo se tu resti con me, perché è meglio essere due, no? Due modi di vedere, due occhi, due, no? Per condurre una casa così bella, così affollata, così importante come la Casa della Poesia dell'Ateneo Veneto. Perché nella Casa della Poesia non costruiamo un dialogo, no? Tra i poeti di altre nazionalità e i poeti italiani, no? E creiamo un binomio, no? Uno speciale incontro in cui si parla insieme, in cui si dialoga in lingue diverse. Che ne dite? Siete disponibili? Volete far parte di questo incrocio fondamentale? Allora ci pensiamo e ci mettiamo al lavoro con Paolo Balboni e naturalmente con Daniele, spero che non scapperà da questa incombenza. Allora abbiamo Chiara Anna Lazzarin, c'è? La vedo? La vedi? Beh, io sono orba, come si suol dire. Giorgio Libralato, c'è? È qui? Perfetto. Allora, Giorgio Libralato è nato a Treviso, è proveniente da una famiglia veneta. Suo padre però ci tiene a dire che è di origine padovana, no? E invece la madre è trevigiana di Zero Branco. È discendente, no? Tra l'altro di una stirpe veneta, insomma, no? Ha unito insieme tanti elementi del nostro essere veneti. E poi soprattutto si è occupato di tante cose, no? E nella sua vita come potrei dire, come quella dei poeti che si occupavano, no? della natura, della campagna. Facendo delle ricerche ho scoperto che una certa Brenzone Laura, vissuta nel 1450, era addirittura ammirata da un pronipote di Dante Alighieri, Dante III detto Dantino. Quindi ho voluto portare avanti anche questa. E allora nella sua ricerca storica, nella sua ricerca storica però ci porta una poesia importante, no? Una poesia che ci parla di guerra, è molto forte, la guerra, carne da macello. Sì, grazie. Allora, la guerra, carne da macello.
patimenti a non finire, mutilazione e morte. A vedere cadaveri accumulati, nonché gettate in fosse comuni, senza alcuna identificazione, con involucri ancora sporchi di sangue, senza alcuna targa di riconoscimento. È umano tutto questo? Ogni voce o lamento da umano è spento. Regna in ogni angolo un silenzio di morte. Nessuno si cura, se non avvolti esseri inermi caricati su carri, depositati su fosse comuni da pie persone, che per essi nutrono una umana misericordia. La memoria di quell'uomo o di quella donna o di quel bambino scompare. La loro esistenza nel nulla. Solo qualche cane o qualche gatto continua a passare ignaro a fianco di questo macello. Come una demolizione, carcasse a marcire, come tanti fantocci senza più un'anima buttati nelle fosse. Un requiem per loro non esiste. Grazie. Grazie mille. Adesso chiedo a... Per dare un dono alla carissima Giovanna. Mi regala qualcosa, come si dice in Veneto. Quella, ma che meraviglia, guardate, il ferro della gondola che rappresenta tutti i sestieri di Venezia. Posso dire, mi ha fatto un regalo magnifico, lo terrò con cura perché mi piace un sacco. Grazie. Il ferro è veramente una poesia, no? Rappresenta il Canal Grande e i sestieri della città. Allora, io vorrei chiamare Renata Mannise. E che dire di Renata? Renata è una donna impegnata nel sociale, nella politica, ma anche e soprattutto è una donna di lettere che insegna in una scuola importante di Venezia e scrive poesia, che è la cosa più importante, che ci lega tutti. Lei ci propone oggi La pagnotta dell'Ergastolana. Tema molto molto importante. La pagnotta dell'Ergastolana è una poesia dedicata a Franco Fortini. Franco Fortini, poeta sul quale io mi sono laureata, e questa poesia risale agli anni della mia laurea, 1991. Il titolo di questa poesia è una citazione da un articolo di Franco Fortini, Astuti come colombe, in cui, che appare sul Benavò nel 1961, poi inserito in Verifica dei poteri. E cito, cito, allora, in quello che scrivo ci potrà essere come la lima fine d'acciaio nascosta nella pagnotta dell'Ergastolano, una parte metallica. Riprendendo questo verso, io scrivo questa frase, io scrivo la pagnotta dell'Ergastolana a Franco Fortini. Tu ti nutri di Lukács e di Brecht, pietoso, ascolti voci di morti, ostinato in certi segni tracci di primavere a venire. Ma la rosa per me non può essere che schiavitù, i segni del passato, un punto a croce che solo una vecchia conosce, la mia lingua, irrazionale balbettio che nuova penna non udirà. Eppure confusa coscienza mi dice che solo una lei può dire. Grazie Renata. Chiedo a Linda Mavian, c'è? Vedo, eccola qua, scusa, ma tra le luci negli occhi e che vedo poco, prego, intanto guadagna il palco. Linda Mavian vive a Venezia, è una poetessa, no?
particolare. La sua famiglia è di origine armena, no? Si è laureata in storia dell'arte a Ca' Foscari, collabora con molte riviste culturali, no? È inserita nel sito Italian Poetry, tra l'altro, no? Che è la poesia poi italiana contemporanea del Novecento ad oggi, e nel sito Poetry Sound Library. Ecco, anche la sua è una biografia poetica molto articolata, no? Ci vorrebbe molto per raccontarla tutta, ma tra l'altro ha pubblicato tantissime opere poetiche e anche con case editrici importanti come la Marsilio. Anche a lei, che con noi, no, racconta a tutti, no, anche a chi è più lontano, chi oggi non è potuto arrivare, la nostra passione per quest'arte meravigliosa della parola, no, della parola poetica. A lei e a voi la sua poesia. Era una punta di freccia di ossidiana. La prese dalla parete per scrivere una lettera con la pressione dei segni, senza inchiostro, sul foglio bianco, dagli angoli fragili. Fuori giocava il vento. Grazie. Avete notato come le poesie, quando sono brevi, così epigrammatiche, no? Sono come un brivido che ci percorre la schiena, no? Vengono lette in maniera così importante. Io vorrei chiamare qui, oltre Rita Mazzon, che c'è, eccola qui, Bianca Maria Rorato, eccola qui, una alla volta, ecco, adesso vi chiamo, e intanto vorrei che facessimo un ribaltamento, perché tra poco chiamerò, vorrei fare un ribaltamento, perché vorrei, prima che la nostra poetessa inizi a leggere, dire che è sempre molto difficile, no? Quando si fa una lista di adesioni, no? Cominci da là, cominci dalla Z, cominci in mezzo, cominci qua, e sembra sempre di fare un torto, no? O non dare considerazione a sufficienza a seconda se metti più in alto, più in basso, ma è casuale, scegliamo diciamo, la successione alfabetica perché è la più semplice. E il fatto, ripeto, che il vostro canto sia qui oggi è già un'opera d'arte, la vostra e la nostra assieme, e quindi il fatto che voi rimaniate qui ad ascoltarvi è fantastico, è meraviglioso. E quindi prima abbiamo ascoltato dall'A, adesso poi dalla Z recupereremo qualche poeta che comincia con la lettera Z, che sa, cominciando con la lettera Z, che già si deve preparare lì. Allora, abbiamo adesso Bianca Maria Rorato, che è stata con noi, no? Tutta la giornata, e quindi impavidamente per prima ha aperto il suo cuore, prima ai giovani e adesso a noi tutti. E Bianca Maria Rorato è di Treviso, quindi fa parte di quella rosa di poeti che fanno riferimento anche alla rivista Il Sil, o no? Sì, certo. E il SIL, storica rivista fondamentale dell'area di Treviso, ma di tutto il Veneto, che riunisce poeti molto importanti che sono accorsi a questa manifestazione e hanno ricevuto il nostro invito e l'hanno accettato. Ecco, lei di Salgareda, è un piccolo paese della campagna, ma Salgareda è caput mundi. Io ho lavorato a Treviso tanti anni e Salgareda è tosta bella come paese, come cittadina, no? E ama da sempre la poesia. E posso dirla questa cosa nella sua biografia del Parkinson? Sì, perché Ecco, no, deve dirla qui. Sì, mi fa piacere, perché così come mi sembra di essere un esempio positivo anche per chi ha dei problemi di salute, per chi ha il Parkinson in particolare, perché io ne sono affetta da parecchi anni. Nel 2005, all'età di 50 anni, gli fu diagnosticata la malattia di Parkinson, e tra cui anche colpita da una forte insonnia, no? E così di notte ha cominciato a scrivere. E parlavamo stamattina della poesia, che ha tanti significati e tante modalità, tanti registri, anche quello della cura di noi stessi
e degli altri. Certo. Allora, a lei noi abbiamo scelto Rughe di mare. Rughe di mare. Tenere rughe increspano il mare, accarezzano i fianchi e dondolano piacevolmente gli scafi. Un viso di donna si fa di porpora. Per un attimo cala il silenzio. Al passaggio di un motore gioca allo sciabordio, si increspano chiare onde. Lo specchio si fa e si disfa. Corde e anelli si toccano. Ancorate imbarcazioni, stanche, galleggiano in una calda giornata d'ottobre. Grazie. E Rita Mazzon, prego. Allora, Rita è nata a Padova, no? La sua passione più grande è sempre stata quella di scrivere, no? All'inizio era solo uno sfogo, poi è diventata qualcosa di molto di più, no? Poesie, racconti, tutto diventava un pretesto per lei, no? Per prendere la penna e scrivere. Dal 2004 ha cominciato anche a concorrere a premi importanti, ottenendo degli ottimi risultati, e ha fatto parte anzi del gruppo Formica Nera di Padova, storico gruppo importantissimo di poesia, e di altri gruppi importanti. Pensate che ha vinto almeno, guardi, io l'ho contati, mi ha mandato l'elenco dei suoi premi, io ve lo giuro, ve lo sono disposta a testimoniare in tribunale, oltre 200 premi almeno, io ne ho contati un'enormità, quindi le facciamo un applauso. E a lei il tocco sul vetro, eccola qua. Poesia. Tocco sul vetro i tuoi contorni che evaporano nel mio alito. Io ti sento, respiri con me, ti ritrovo spettinata, ferita, indifesa. Accarezzo lentamente il tuo corpo. Tremi, non aver paura. È solo il vento che ci unisce nel fruscio della foglia. Il buio ammaestrato dalla luna piena non ringhia. A piccoli morsi frastraglia le ombre. Nel silenzio umido lo stelo beve inchiostro per scrivere dentro di sé un'altra storia. Il tempo, fratturato dalla corsa indugia, esita un poco, si arresta, mentre tu, poesia, ancora una volta mi confondi. Grazie mille. Allora cominciamo a chiamare un po' anche a rovescio Maria Vittoria Zucconi, Lorizza Zuccaro, Susanna Zancanaro. Ci sono? Sì o no? Aiutatemi perché io non vedo, cominciate ad arrivare, intanto facciamo la Z, no? Che di solito per ultimi alle interrogazioni, per ultimi alle cose, invece adesso li chiamiamo subito. Poi chiediamo anche di venire a bordo palco a Lorenzo Mullon, Oliva Novello, Paolo Ieni, Leonita Osmanis è arrivata, Giovanna Pagnes, ecco qua, e a Giorgio Penzo e Laura Pierdicchi. Ci siete? Allora, chi è questo bel suono di telefonino? Gentilmente lo spegniamo, lo teniamo silenziato. Allora, Maria Vittoria Zucconi. Sì. Maria Vittoria Zucconi è marchigiana di nascita, ma veneziana di adozione. È laureata in lettere, ha insegnato alle scuole medie e superiori, da molti anni tiene dei laboratori poetici e corsi di poesia molto importanti per diffondere la parola poetica.
Ha pubblicato tante raccolte e ci legge, senza accompagnamento musicale, di un telefonino che vorrei così uccidere. Di chi è? Di chi è? Chi è? Uccidete quel telefonino, grazie. No, non vorremmo avere l'accompagnamento, vorremmo avere un accompagnamento musicale, ma non del telefonino, va bene. E a proposito di rumori, invece, lei ci parla proprio del tempo dei rumori. Grazie. Io sono Maria Vittoria Zucconi, però in poesia Vittoria Fonseca, perché ho abbreviato un po' il mio cognome, che è Zucconi Galli Fonseca. Quindi Vittoria Fonseca in arte. Prossima volta la mettiamo sulla F. Allora, il tempo dei rumori. Più vicina. Il tempo dei rumori. Il tempo dei rumori è il tempo della vita. Ho nostalgia dei pianti delle creature mie, dei cicalecci loro, delle risate grandi. Ho nostalgia dei passi di chi tornava a casa, dell'abbaiar del cane, del campanello il suono. Ho nostalgia di grida, di baci con gli scrocchi, del pianoforte l'eco, del tuo parlar con gli occhi. Grazie. E adesso Lorenza Zuccaro, perché sbaglio sempre, perché i veneti devono portare l'accento in fondo, quindi Zuccaro, questo è giusto, no? Si dice Benetton, no, se Benetton, no, scusa, giusto? E quindi Zuccaro. Lorenza Zuccaro, che vive a Treviso, è nata a Treviso, no, vive ad Abano Terme ed è nata a Treviso, no? È laureata a Padova. Praticamente ha un amore molto profondo, no? Per la poesia, e soprattutto si è occupata molto di laboratori, a volte educare i propri giovani. Parlavamo tanto dell'importanza dei giovani, passare un testimone di amore verso la poesia, con cui abbiamo aperto poi questa reading, no? Il nostro futuro. Ecco, perché sono il nostro futuro. I suoi testi poetici sono stati molto apprezzati, no? Da molte case editrici, e anche, insomma, sono stati molto segnalati perché è presente in molte raccolte poetiche, e tanti sono anche i riconoscimenti che ha ricevuto. Ha collaborato tra l'altro con la Biblioteca Civica di Abano, rendendosi promotrice di incontri culturali molto importanti, no? Del gruppo poi artistico La Saccisa di Pieve di Sacco, no? Della Dante Alighieri, di Sguardo e Sogno, insomma fa parte anche di molte associazioni culturali, quindi è una donna molto attiva, una poetessa che offre il proprio talento anche per coinvolgere gli altri. Allora cominciamo con lei, con Quel sapore antico. La dedico a tutti voi, in particolare per i trevigiani, la mia città natale, a cui sono molto legata, anche se manco da tantissimi anni. Grazie di essere qua. Quel sapore antico. Il silenzio si trasforma in suono, mentre assaporo in questo autunno chicchi d'uva lungo il cammino. Arrivano per caso agli occhi i profumi più forti della macchia, il ginepro e l'alloro selvatico lungo il limitare dei campi rasati, ora tra i vitigni lontani dal mormorio del mare. Erano le vigne della vecchia casa, passione vera paterna, frutto atteso, assaporato insieme nel giardino. E nel silenzio antico dei nostri morti, distanti ma vivi nei sonni più lievi, e nella voce che vibra quando risuona ancora il loro nome. Lascio che le parole rimangano sospese nell'aria, ora
che vorrai essere altrove per reinventare i giorni della nostra vita. Grazie. Grazie. Susanna Zancanaro, eccola qui, adesso tra poco arriva. È nata in Francia, vive in provincia di Padova, partecipa al gruppo artisti della Saccisica con antologie di poesie e ha fatto insomma anche lei molti interventi, molte manifestazioni importanti. Ha al suo arco frecce diciamo di collaborazioni importanti anche con tanti giornali e riviste che parlano di poesia e di arte. La ascoltiamo, no? Con La tempesta? Buonasera. Tempesta gronda a sera, a notte inoltrata, tempesta gronda, minaccia. Fiducia ritorna l'alba, poesia viene, tempesta l'alba si quieta. Onda piena grondava, ora saggia sull'arena, tempesta quietata grondava. Tace ora, tempesta tace, poesia vive sull'arena, quietata taci, attraversata di silenzio. Grazie. Allora, un altro nodo in questo filo rosso che ci lega prima di ascoltare i successivi poeti che avremo il piacere a brevissimo, no, di ammirare nelle loro esibizioni. Abbiamo sentito parlare in maniera interessante, coinvolgente, no, di Oscar Wilde, no, dal professor Balboni. E Oscar Wilde, che è meglio di un vizioso, impertinente e geniale, così l'hanno definito tante volte, no? Questo poeta che è anche il dandy più famoso di sempre, no? Quando si pensa a un dandy, no? Di solito si cita lui. Famoso per opere che voi ricorderete certo tutte, come Ritratto di Dorian Gray, l'importanza di chiamarsi Ernesto, ma non solo. Interessanti sono soprattutto le sue liriche. Noi lo ricordiamo più per i suoi motti, no, di spirito, per le sue freddure, no, per le sue, per la sua capacità istrionica di, come una freccia, arrivare al dunque, no, fulminarci. Eppure è autore di una scrittura apparentemente, solo apparentemente semplice e spontanea, no? Ma in realtà molto raffinata. Ok? Io vorrei leggervi di lui una lirica che si intitola Non opprimiamo la nostra natura. Parla in modo secco e deciso delle limitazioni che creano gli uomini a loro stessi, nonostante la brevità della vita. Queste limitazioni possono essere i pentimenti, oppure la divinità, il destino, il senso di colpa. Lui ne mette molti. Il poeta invece incoraggia il lettore a vivere libero. Ma noi opprimiamo la nostra natura, affamati, nutrendoci di pentimenti vuoti, Dio, destino, nostri nemici. Siamo nati troppo tardi. Non possiamo trovare sollievo in un seme secco di papavero, noi che in un solo battito di tempo costringiamo la gioia dell'amore infinito e il dolce dolore feroce dell'infinito peccato. Siamo stanchi di questo senso di colpa, stanchi della disperazione cruda del piacere, stanchi dei templi che abbiamo costruito e delle preghiere giuste e inascoltate. L'uomo è debole, Dio dorme, il cielo è in alto. Una scintilla, grande amore, morte.
E riprendiamo il filo della nostra meravigliosa creazione polifonica, più voci, quindi, c'è Lorenzo Mullon. Scusate, io sono, come sempre dico, Orba, non lo vedo, bene, andiamo oltre. Oliva Novello, eccola qui. Oliva Novello, che dire, Oliva Novello anche lei storica di questa manifestazione, presente a questo incontro come colonna portante, ha scritto al suo attivo diverse raccolte poetiche, ultima delle quali Quadri itineranti d'amicizia e d'amori, no? E è anche presente in tante antologie, no? La sua parola poetica, e fa parte del gruppo Poesia Comunità di Mestre e anche della Casa della Poesia di Venezia. Praticamente si occupa anche della connessione con la musica della parola poetica, no? E quindi che cosa c'è di meglio della musica e della parola del vento, nel vento? Grazie. Nel vento, quante ragioni mi vengono chieste cui non so rispondere, quante mi si agitano davanti e sotto gli occhi, parole da leggere o pensieri compiuti, non sempre facili da comprendere. Ed ora questa pausa, questo silenzio, come uno stacco nella melodia, ma poi le risposte le ritrovo nell'aria, nel vento che m'accarezza, nell'alito che da lontano viene e non appartiene ad alcuna rosa, né ad ostro o levante, né a tramontano o zefiro, poiché è il soffio della poesia. Grazie. Grazie. Adesso io chiamerei Paolo Oieni, c'è? Eccolo qui. Paolo Oieni è nato a Mestre, vive a Mestre, dopo aver fatto, diciamo, invece un percorso scolastico tutto a Venezia, tutto veneziano. È fresco di pensione in un posto che tutti conosciamo, quello che ci portava una volta le magnifiche lettere, cioè le poste italiane. Che bello ricevere lettere. Io ricevo solo o raccomandate con rogne o bollette, fatture. Non ricevo più lettere, è una cosa meravigliosa ricevere lettere. È triste non riceverne. Ma ha anche poi un passato di giocatore e poi istruttore di basket. Scrive poesie qualche volta dal 1990 e ha ottenuto menzioni e segnalazioni in tanti concorsi nazionali. Ha pubblicato un libro dal titolo Sogni, visioni e dura realtà. Ci legge Cavalli di spuma. Cavalli di spuma. Un branco di cavalli di spuma viene impetuoso a riva, calpesta sabbia e conchiglie, fiuta l'aria salmastra, scalcia e riparte verso l'alto mare, dove ha lasciato un altro branco con cui riunirsi per poi tornare a riva, sempre impetuosamente. Grazie. Ma cosa c'è di più bello, no? Perché di solito no, siamo ancora, adesso ormai non è più così perché siamo tutti uguali per fortuna, cosa c'è di più bello di invece regalare un fiore a un uomo, no? Invece solo che no, le donne ricevono, è meraviglioso, no? Perché la poesia unisce e ci rende uguali, anche le rose ci rendono uguali in questa festa delle rose che realizziamo ogni anno per voi. Allora, dovremmo avere... Leonita Osmani non si sa perché è dispersa, l'avevamo chiamata più volte. Giovanna Pagnes, eccola qui. Giovanna Pagnes, che invece è una veneziana di Cannareggio. Posso dire, una volta si riconosceva la lingua veneziana nelle sue sfumature e chi parlava e viveva a Cannareggio parlava in maniera differente da chi viveva
a Santa Croce o a Castello, e si sentiva, mio padre ancora me lo diceva, quando era piccolo, si sentivano le differenze, e c'erano donne che lui, quando lui era bambino, che gli dicevano, ma come se spostarsi da Cannareggio fino al Sestiere di San Marco fosse un viaggio, no? E quindi sono stata fin a San Marco, come se avessero attraversato l'Atlantico, ed era meraviglioso. Queste cose si sono perse, ma noi cerchiamo di raccoglierle, no? Nella musicalità delle poesie, e anche molte in quello che chiamiamo dialetto, e che io continuo a dire no, chiamiamolo lingua, perché il veneziano è una lingua. Ecco, anche su questo dovremmo fare una riflessione corale. Allora, Giovanna Pagnes, veneziana, praticamente ha studiato lettere e filosofia a Ca' Foscari, è in pensione dalla Corte dei Conti, qua è una cosa seria, la Corte dei Conti, che si trova in quel palazzo meraviglioso ai piedi del ponte di Rialto, che va sempre sotto acqua, ma è meraviglioso, no? E che tira le orecchie alle istituzioni quando fanno male i conti, e i conti non quadrano molto spesso, e ha pubblicato 2 libretti di componimenti, Stefanos e Spes, e noi l'ascoltiamo con il cuor contento. Sì, grazie. Cuor contento. Vorrei uscire dall'involucro immanente, ridere libera, sgombrar la mente, stare in silenzio senza fragore, assaporare un dolce tepore. Ma se penso di non sentire nella pelle il tuo abbraccio, di non lamentarmi di quel che dico o faccio, ritiro tutto, rinuncio alla pretesa costante di cercare sempre al di là di un prezioso istante. Allora, io intanto chiamo, mentre attendiamo il prossimo che si avvicina al palco, anche Chiara Sbrissa, che ha un impegno di forza maggiore. Un piccolo meraviglioso impegno, ecco, scusate, perché quando si parla di bambini è un meraviglioso impegno, è più è una poesia esso stesso, no? Un piccolo meraviglioso bambino è una poesia. Allora, Chiara, se si dovesse definire poeticamente, come si definirebbe come poeta? Vicino al microfono. Un caleidoscopio di emozioni. Ecco, la poesia per lei cos'è? La poesia è tessere emozioni con le parole. E allora ascoltiamo la sua lirica. Attimi del cuore. Ci sono attimi del cuore che vorresti custodire tutti, come la neve protegge il respiro del sottobosco, scrigno di tesori preziosi. E allora te li metti in tasca per tirarli fuori quando ne hai bisogno, perché ti diano il sole quando è già tramontato, le stelle nella nebbia, il tepore nel vento. Diventano attimi che si allungano, che fanno luce nel buio, che danno un senso alle cose. Ogni tanto, mentre cammini, controlli le tue tasche, ti assicuri di averne sempre una buona scorta, di non averli persi per strada. Loro sono lì, che continuano a brillare per sempre. Allora, ringraziando Chiara Sbrissa, che è di Castelfranco e che è in realtà laureata in architettura, no, a Venezia, e anche ha conseguito il master di discipline artistiche, quindi della costruzione, questa volta con le parole, non con i mattoni, ci ha reso edotti con la sua lirica. Grazie. Allora, noi abbiamo adesso un grande personaggio, Giorgio Penzo, un altro
come dice, fondamentale. Sapete cosa sono i fondamentali, no? Anche non solo quando si fa ginnastica, ma quando si costruisce qualcosa. Ecco, lui è un fondamentale, perché Giorgio è un instancabile animatore di incontri culturali e poetici nella sua meravigliosa città, Chioggia. E anche Chioggia ha una lingua meravigliosa e Giorgio porta avanti con grande passione, grande costanza, proprio incontri su questa città meravigliosa dedicati alla poesia. Allora Giorgio, cosa ci leggi? Devo avere il foglio. Adesso te lo do subito. Volevo anche dire che Giorgio non poteva che dedicare, no, proprio la sua poesia a chi orgogliosamente lui ama, e cioè la sua città. Grazie. Orgogliosamente io amo. Guardando il ciel dalla tua torre, abbagliato son dal tuo splendore. O chioccia mia, sembra una stella, quando nei tuoi canali la luna si specchia e diventi più bella. Quando all'alba, dal sole inebriata, diventi magica, allegra e spensierata. Camminando in questo bel teatro, il tempo si è fermato e nel corso principale da Vigo a Santa Maria un profumo di zuppa di pesce pare che ci sia. Il tramonto sta per arrivare e credo di sognare, e in mezzo a questa dolce vellutata spiaggia prendo una conchiglia e da così grande meraviglia esprimo con ardore che tutto questo orgogliosamente io amo. Grazie Giorgio. Volevo dire che insieme a tuo papà Gino abbiamo fatto anche degli incontri culturali a Fiume, a Portorose, e quindi mettendomi nell'ordine delle idee, diciamo, di tu che hai detto prima, sì, di unire, perché Giorgio ha fatto delle manifestazioni, no, che poetiche che uniscono attraverso il mare. Il mare spesso sembra invalicabile, no? A volte nel passato, nell'antichità, no? I mari chiudevano i confini del mondo, no? E non si potevano valicare, no? Per valicarli si andava oltre, anche oltre a volte l'indicibile, quello di cui si aveva paura. E Giorgio invece ha fatto tante manifestazioni che legano le cose. Ci penseremo e faremo, Giorgio, è una promessa. Allora, io volevo sapere se Silvana Pantano c'era. No? Bene. E allora adesso tocca una poetessa, come preferite voi, una che scrive. Non credo vi sia molto nota, non credo, una che passa di qua ogni tanto e che vi brevemente dirà la sua poesia. Giovanna Pastega. Inspiegabile tu sei, inspiegabile io sono. Così parliamo d'amore e nessuno ci ascolta. Nessuno osa pronunciare le nostre parole, troppo feroci, bruciano ogni cosa. Solo i nostri occhi potranno ricordare le nostre promesse e urlare dopo il silenzio, dopo la desolazione, dopo la morte, ciò che siamo, uno alla volta, io e te, due, non uno, due. Così alla deriva pronunciamo il nostro nome nell'assordante rumore delle cose. Allora, dopo Pastega, Giovanna e Giorgio Penzo, Laura Perdicchi c'è? No? Ok, anche lei decimata insieme agli altri dall'influenza. Oriella Pivato c'è, allora si avvicina. Mario Pizzolon, Giorgia Pollastri ce l'abbiamo qui, Carla Povellato, Bianca Maria Rorato l'abbiamo già sentita,
e Samereh Sagheb, importante presenza che viene dall'Iran, quindi un altro elemento, no? Simbolo, la presenza di questa poetessa. Poi Enzo Santese vi saluta ma non è riuscito ad arrivare da Trieste. Chiara Sbrissa l'abbiamo sentita prima, Isabella Sordi, Daniele Spero, Grazia Tonello, Marisa Tumicelli. Eccola qui e intanto preparatevi a bordo palco, poi chiamerò Pierfranco Uliana e Anna Maria Urbani e Paola Volpato, Dulcis in fondo. Allora, cominciamo subito con Laura Perdicchi. No, Oriella Pivato, scusate, perché la Perdicchi anche lei, come dicevamo prima, è stata accolta dalla nostra influenza che imperversa e ci priva della voce di tanti poeti. Quindi Oriella Pivato, di Mestre, insegnante di scuola primaria in pensione, posso dire la scuola più importante che esista per la formazione dei bambini e del futuro. Avere la fortuna di avere un insegnante, come probabilmente è stata Oriella Pivato, che fa arrivare ai nostri bambini la voce anche illuminante della poesia, crea un imprinting che resterà per tutta la vita ed è fondamentale. Io credo che i maestri dovrebbero essere pagati più dei docenti universitari. Mi scusi, l'ho detto. So che magari qualcuno alzerà le sopracciglia, ma io trovo che gli insegnanti, quando hai la fortuna di incontrarne uno straordinario, dovrebbe essere coperto d'oro. E, detto questo, che ho divagato, partecipa a tantissime iniziative del gruppo Poesia Comunità di Mestre e della Libera Associazione di Poeti e di Scrittori. Ha scritto molti libri di poesie e anche ha vinto numerosi premi e tanti riconoscimenti a livello nazionale. Io vorrei ascoltare immaginavo in lingua, apriamo le nostre orecchie e il nostro cuore. De prima mattina. Allora, intanto ringrazio Giovanna per aver accennato all'importanza della scuola primaria, perché si pensa sempre che la scuola più importante sia quella più alta, invece è proprio quella più bassa, diciamo, perché se è da lì che costruisci le fondamenta, no? E ho imparato a far poesia insieme ai miei alunni. La poesia è in dialetto veneziano, come sono riuscita a scriverla, perché devo imparare meglio il veneziano, io non sono veneziana di origine. E è nata dopo che per alcune volte io mi sono alzata di prima mattina per vedermi l'alba a Venezia. De prima mattina, me piace vederti de prima mattina, con le stelle sbiadie, la luna che tase, aspettando il giorno che si alza dal mar. Senza una parola, con tanta pazienza, se stu ai lampioni guardando il cielo impissarsi pian pian. E nuvola si scansa alla luce del sol, che riva qua fiaca, sveggiando un cocal. Là su una bricola, ascolta contento e ciacque del remo, mai stufo de spenser, dogondo e che sbrissa, senza tanto bacan. Grazie mille. Allora, Mario Pizzolon, eccolo qui Mario Pizzolon. Allora, Mario Pizzolon è nato a Treviso, quindi fa parte del gruppo poeti del SIL. Il SIL no? Niente, però insomma il SIL è fondamentale comunque come rivista. Comunque è nato a Treviso, scrive poesie dai tempi del liceo, è un geologo libero professionista e titolare anche di un'impresa di sondaggio. Ha pubblicato nel 2020 un poemetto anche nel 2022, quindi post pandemici, tutti e due i suoi lavori, no? L'albero delle marasche. Lui ci parla e ci racconta
di una cosa che dovrebbe essere nella carne della nostra carne, nei pensieri dei nostri pensieri, una ferita che io ritengo ancora aperta. Vaillant. Grazie. Ricordo di aver visto un ghiaione e un lago, un campanile isolato, vacche morte qua e là, rotaie attorcigliate in aria. Non vidi morti, non vidi più niente, piangevo. Longarone non c'era più, non me lo dimenticherò mai. Una preghiera. Grazie. Grazie mille. Anche a lui la nostra rosa del primo giorno di primavera, grazie di aver portato la sua voce a tutti noi. Anche qui una che passa per caso su questo palco, ma non so, forse c'è, forse non c'è. Giorgia Pollastri, presidente del gruppo Poesia Comunità di Mestre, e sembra una canzone di Mia Martini. E perché la poesia è musica e la musica è poesia, perché c'è un ritmo, no? A partire da quello del nostro cuore, che è il ritmo primario, nelle parole c'è un ritmo sempre nascosto. E tu ci parli dell'universo nascosto nelle parole e nella poesia, tu nell'universo. Tu nell'universo, la tua casa danzante che ti porta lontano e vicino, come un valzer silenzioso. Tu, in quel percorso che attraversa la nera selva per raggiungere il chiarore delle stelle, in quella grandezza a cui tutto si arrende. Tu, che nella mia notte brilli come fossi l'intero universo, e l'universo sei. Tu ritorni a me con costanza e fiducia, tu amore, tu universo. Grazie. Allora, Carla Povellato, eccola. Allora, Carla Povellato è un'insegnante che è anche maestra internazionale di WYDC, che è di danza, di flamenco, è anche coreografa, è direttore di un periodico, il Circolo degli Amici della Poesia, il SIL, dal 2016, e soprattutto vive a Treviso, che è una città magnifica. Io ci ho lavorato per 20 anni, è una città straordinaria, no? Che ha questa statua meravigliosa con tutte le... Posso dirlo? Posso dirlo? Le tette di fuori, no? Parola magica. E poi dicono i tre visi, no? Cioè 3 facce. No, io trovo che i trevigiani siano fantastici. Un lombo della mia famiglia viene da Treviso. Ecco. E ne sono fiera, l'altro lombo dal Friuli e ne sono altrettanto fiera. Allora, lei ha scritto tantissime cose, è una donna sempre in moto in tutto il mondo, potrei dire, perché viaggia tantissimo, è sempre piena di impegni, insomma a Parigi, soprattutto, dove ha fatto molte attività di coinvolta in prestigiose associazioni, no? Che Parigi è un po' il sogno dei poeti, no? In qualche modo. Poi devo dire che ha vinto, i premi non si contano, le soprattutto pubblicazioni nemmeno, ed anche giurata, la chiamano in molti concorsi letterari e di poesia. Lei ci trasporta in una dimensione fondamentale. Abbiamo parlato stamattina come il mito, no? È quello a cui gli antichi affidavano l'indicibile, ma anche le fiabe sono i luoghi dove tanti scrittori hanno affidato l'indicibile, e quindi lei ci racconta il suo indicibile attraverso fiaba. Ed è un qualcosa di molto particolare, perché questa fiaba
fa parte di un progetto che sto portando avanti insieme all'Associazione Donne Venete contro la violenza sulle donne. Allora tu pensi che la tua sia una fiaba e ci speri. La piccola principessa se ne stava seduta con statica nostalgia. Nostalgia o noia? Vicino all'asfalto di una lunga, dritta strada. Lo sguardo perso verso un livido orizzonte, incanto di grigio tra il male del lacrimare e del profondo ricominciare. Grazie. Ho lasciato delle copie del SIL e la pubblicazione nuova che ho presentato il mese scorso, dove c'è questa per voi. Posso chiederti una cosa? Allora, visto questo progetto importante, no, dedicato alle donne contro la violenza, no, che è fondamentale. Io mi sono occupata tanto come giornalista di violenza domestica, ho scritto anche un libro sulla violenza domestica. Ecco, ma non solo, la violenza ha tante forme, tante facce, no? Facciamo qualcosa insieme alla Casa della Poesia e portiamo avanti un discorso, perché parlavo del mito. Se pensiamo all'Europa, l'Europa nasce dal ratto di Europa di Zeus, che è una violenza, e questo ci fa riflettere, ci fa molto riflettere. Ci pensiamo? Certo. Ci scriviamo? Grazie. Allora, adesso abbiamo, dopo Carla Povellato, Samareh Zagreb, eccola qui. Vuoi dire qualcosa su? No, lo dico io qualcosa su Samareh. Posso dire, perché Samareh è una grande, posso dire, è una poetessa iraniana, è una donna che ha insegnato inglese in Iran. Sapete cosa vuol dire? Cioè, è come sfidare oltre l'indicibile. Non volevano che cantassero i suoi alunni in inglese, non volevano che si vestissero con colori che richiamavano il sole, il cielo, no? Colori sgargianti. Le dicevano che se non faceva quello che il Corano e la legge poi non conta Corano o altri libri sacri, è una questione di potere, di imposizione di potere, no? Sull'altro. Se non faceva quello che gli dicevano, sarebbe bruciata nell'inferno, attaccata ai capelli, no? Tirata su per i capelli, sarebbe bruciata per sempre in eterno. Samareh ha conosciuto la violenza della parola, quando diventa legge, quando diventa Stato, quando diventa potere assoluto di vita e di morte, no? L'abbiamo conosciuta anche noi nella storia del nostro paese. Samareh Zagreb viene sempre quando abbiamo lanciato una sfida, io in particolare l'ho lanciata a proposito di violenza sulle donne. Quando, più di 1 anno e mezzo fa ormai, una giovane ragazza, una studentessa, Mahsa Jina Amini, è stata uccisa a bastonate dalla polizia religiosa in Iran perché un ricciolo dei suoi capelli usciva dal velo. Abbiamo aperto la giornata di oggi, Samareh c'era, con il professor Zecchi che ci ha raccontato, ordinario di estetica all'Università di Milano, ci ha raccontato, no, del velo di Elena che cade, no, e ci ha raccontato della magia di questo velo. Ecco, quando il velo diventa invece imposizione, non svela, ma copre, nasconde, obbliga, ecco, a quella piccola giovane ragazza, studentessa universitaria, è stata tolta la vita perché un ricciolo di capelli usciva da un velo. E un grande motto di popolo in Iran, anche spinto da altre motivazioni economiche, sociali, di storia di questo paese, è esploso, no? E ha creato quella che ancora tanti hanno paura di chiamare rivoluzione, perché è stata soffocata nel sangue, con tante impiccagioni, con tante morti, con tante incarcerazioni. Il premio Nobel che è stato dato proprio ad una esponente
dei movimenti di liberazione della donna, di difesa dei diritti umani. È stato dato proprio il premio Nobel a lei, questa attivista iraniana, di cui poi ci ricorderà qualcosa forse Samareh, è in prigione e non ha potuto ricevere ovviamente il premio perché è incarcerata, no? Ed è interessante, no? Capire come questa attivista, questa donna che di cultura, che so che scrive anche poesie, e quindi ho detto stamattina e lo ripeto, le dittature fanno fuori tanti poeti. Cominciate a tremare, scherzo, ma è una cosa che su cui dobbiamo riflettere. Ecco, Samareh Sagheb abbiamo dedicato proprio qui in Ateneo, no? Per marzo dell'anno scorso, un documentario che ho girato intervistando delle donne iraniane kurde qua da Venezia, città di incroci di civiltà, no? Che tra poco la manifestazione a proposito letteraria, che tra poco ci sarà a Venezia, con tanti incroci. Da qui le voci delle donne iraniane kurde hanno parlato del loro paese, delle sopraffazioni che vivono ogni giorno, e Samareh, che è un'artista, oltre a essere una poetessa, adesso ci porta la sua voce, e quindi è importante nel progetto che vogliamo fare con Daniele, spero con l'Ateneo e tanti altri di voi, di dare voce alla poesia di tanti paesi per raccontare e sentire le loro storie. Samareh ci parla di una dimensione aperta dalla pioggia. Grazie. Grazie per questo invito. Questa è una poesia che ho scritto in persiano, poi ho tradotto in italiano. Questo ho scritto per Mahsa Jina Amini, che è stata uccisa nel 16 settembre 2022. E lei non è prima donna che è stata uccisa per questo motivo, e non sarà l'ultima donna. Di nuovo sta piovendo, sì, sta soffrendo. Su un cuore spezzato sta gemendo, piangendo. Ricordo le violenze in prigione, un'accusa senza ragione. Per le strade di Teheran i mendicanti di religione. Io, una ragazza libera e reale, per schiavi di religione illegale. I miei capelli erano un crimine, per loro tutto è sessuale. Senza radici questi bestioni minacciano con punizioni, fingono di essere angeli, non sono altro che demoni. In una lotta ingiusta totalmente, sono l'eroina eternamente. Con 2 ali per volare, sono tornata a casa finalmente. Ascolta a noi, a nostra realtà, il nostro motto con dignità. Lottiamo e ruggiamo, donna, vita e libertà. Grazie Samareh. Allora chiedo di venire sul palco a Isabella Sordi, udinese, docente di letteratura inglese, si è dedicata alla poesia fin da bambina, ricevendo veramente tanti apprezzamenti. Ha pubblicato tantissimi libri di poesia e ha scritto veramente tantissime opere che sono state premiate e hanno avuto riconoscimenti importanti. Del suo essere nata a Udine, la sua friulianità, ecco, sì. Ci parlano anche le sue liriche, perché ne parleremo magari qualche volta, in qualche incontro, no, della Casa della Poesia. La friulianità, no? È una si esprime in una lingua, ma si esprime anche in un modo di sentire particolare. Si vede che è un lombo friulano, San Giovanni di Polcenigo, il Gorgasso, qualcuno se lo ricorda, quella fonte meravigliosa, ecco.
anche se io sono un po' meticcia, per così dire, perché ho anch'io la mamma di Cividale del Friuli, che è una città storica del Friuli, fondata da Giulio Cesare, eccetera, e il papà invece è marchigiano, era marchigiano di Ancona, quindi sono un miscuglio anch'io. E, vi voglio leggere stasera una poesia breve che riguarda tutti noi ed è un tema molto importante, secondo me è il tema prioritario, e si intitola Una guerra così. Una guerra così, senza patria e senza Dio, senza onore e senza gloria, senza un piatto di minestra né un prete a benedire, senza madri e senza figli, senza un senso a dare un senso, senza case, senza nulla, con tanti morti, con morti tutti, e il cielo stellato sopra di noi. Grazie. Allora, prima di dare, ecco qui intanto la rosa e il nostro piccolo così omaggio con la raccolta di vostri nomi che avete fatto con noi, questo viaggio oggi celebrativo della poesia. Prima di chiamare Daniele Spero, che intanto si aggiunge come poeta, no, nel nostro reading, io annodo, no, un altro filo rosso, il nostro filo rosso, annodo ancora, e vi voglio leggere, visto che il terzo poeta che abbiamo celebrato oggi è un poeta meraviglioso, Pablo Neruda, no? E premio Nobel tra l'altro per la letteratura, no? Nel 71, lo chiamavano il poeta pittore per la sua capacità, no? Di dipingere la realtà attraverso le parole. Ha avuto anche lui, no? Molte vicissitudini, è morto praticamente in carcere e ha avuto una vita politica anche, no? Molto così importante, e è anche morto in maniera sospetta, no? Non si sa esattamente, si dicono molte cose, però senza dubbio la sua candidatura a presidente del Cile nel 1970 forse ha pesato, no? Ha costruito la sua morte, chissà. Però lui, quando pensiamo a lui, pensiamo all'amore, alla capacità sua di raccontarci l'amore. Vi leggo Due amanti felici di Pablo Neruda. Due amanti felici fanno un solo pane, una sola goccia di luna nell'erba, lascian camminando due ombre che s'unisco. Lasciamo un solo sole vuoto in un letto, di tutte le verità scelsero il giorno, non s'uccisero con i fili, ma con un aroma. Non spezzarono la pace nelle parole. È la felicità, una torre trasparente. L'aria, il vino, fanno coi due amanti, gli regala la notte i suoi petali felici, hanno diritto a tutti i garofani. Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l'eternità della natura. Daniele, eccoci. Allora, che dire di Daniele? Interculturalista, lui parla, no, della spiritualità, della religione con un'apertura mentale, una capacità di unire, no, prospettive diverse, orizzonti diversi, che davvero è fantastica. Io vi invito ad andarlo ad ascoltare quando fa i suoi incontri. È un fondamentale per questa manifestazione, io lo ringrazio tanto, come ringrazio Giorgia, e a lui affido l'indicibile. Vorrei dire Giorgia. qualcosa che Giovanna non ha mai sentito, nel senso che io non sono un poeta, però forse Giovanna ha intuito che ho
fin da giovane poesie raccolte nel segreto di una cassapanca, in un cassetto, in una scatola, e poi per molto tempo ho scritto solo ogni tanto, ma lei stranamente ogni anno mi invita, come io fossi un poeta certo, no, della mia capacità e della mia ispirazione, a presentare una poesia. Non sempre andrà bene, però riesce a ispirarmi e se c'è il momento buono la poesia nasce. Allora questo mi consola, perché si dice che da un certo punto in poi non si scriva più, ma se solo io scrivessi e scriverò una poesia all'anno, merito tuo, avrò una raccolta che non sia solo quella giovanile. Quindi grazie. Indicibile. Una foglia, ondeggiando e brillando, vola e si posa, lieve farfalla. Ciò che vorrei dire non può essere detto. Ciò che può essere detto è inutile dire, inutile capire se non si è capito già. Indicibile la bellezza, indicibile la violenza, indicibile la gioia, indicibile il pianto dei bambini. Vedere, sentire, ascoltare, amare, un raggio di luce illumina l'oscurità. Inutile capire se non si è capito già. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a Tonello. C'è? E allora noi abbiamo una poetessa davvero straordinaria, Marisa Tumicelli, che chiedo di salire sul palco, e adesso Giorgia le porge il braccio. Vive tra Verona e Venezia, le facciamo un grande applauso, anche lei una colonna portante di questa manifestazione, 5 libri pubblicati, ha avuto studi magistrali anche all'Accademia di Belle Arti, collabora con giornali, riviste letterarie, è presente in tante antologie, ci sono video con i suoi versi, che è uno strumento fondamentale di comunicazione con le nuove generazioni, e si sta proprio dedicando in particolare a questa connessione tra la poesia e l'elemento video, che è una cosa molto apprezzabile. E Marisa Tumicelli ci regala la luce, poesia, luce. Grazie. Ok. No. Poesia luce, poesia fervente luce dentro immenso approdo, navigante poesia, soffio di pensieri, accoglienti alfabeti, soffuso dono con fiato di vento, poesia, trasparente visione con veste leggera, aperto cuore con semina d'anima. Grazie. Adesso una rosa per la sua rosa che ci ha donato, e chiamerei poi, dopo il momento di consegna della rosa, Pierfranco Uliana, c'è? Non vedo. E allora Anna Maria Urbani e poi Paola Volpato. Allora, Anna Maria Urbani. Anna Maria Urbani è un'insegnante della scuola materna, quindi andiamo ancora più indietro, ancora più fondamentale, ancora più pagata dovrebbe essere un'insegnante che insegna alla scuola materna. Mio figlio ha avuto delle maestre straordinarie alla scuola materna. Pensate che facevano fare tutti gli anni un concorso, chiamiamolo così, di pittura, prendevano i capolavori celebri dei grandi artisti del Novecento, da Picasso ai più grandi, e artisti del passato, e aiutavano i bambini a dipingere i loro capolavori. E poi sai cosa facevano? Perché la scuola italiana tante volte non già l'argent, no? Per poter comprare anche cose fondamentali. Facevano un'asta
con i capolavori dei bambini che riproducevano i grandi capolavori degli artisti. Adesso non ditemi che una cosa così non dovrebbe essere pagata a oro. Io lo trovo meraviglioso, meraviglioso. E i bambini erano galvanizzati. Credo che se mio figlio ama l'arte è grazie a queste maestre meravigliose. Allora, Anna Maria Urbani è, dicevamo, insegnante a scuola materna, socia d'azienda con ruoli anche di organizzative di personali, ideatrice e creatrice di articoli in pelle, perché fa delle cose anche in materiali molto interessanti. È stata finalista al premio Jacques Prévert nel 2006, è membro del gruppo Poesia Centro Coscienza di Venezia e ci regala Mele Annurca. Solo una parola su questa poesia che è brevissima. Allora, ci sono dei momenti, io l'ho chiamata la raccolta foto mancate, perché ci sono dei momenti luminosi nella vita che vorremmo, quasi sempre pensiamo, vorrei fare una foto, la facciamo, ma non rende quello che abbiamo visto. E penso che invece la poesia a volte fermi l'attimo, forse meglio della fotografia. Mele Annurca. Non sospettò neppure per un attimo della potenza del suo gesto. China su una distesa di mele alternava il loro corpo, padrona inconsapevole del mondo. Sollevò un ciuffo di capelli e si asciugò la fronte con uno straccio logoro. Allora, abbiamo Paola Volpato. Eccola, Dulcis in fundo, ma non in fundo perché abbiamo ancora degli altri poeti. Allora, Paola Volpato è un'artista veramente a tutto tondo, è una poetessa, ma lavora in pittura, in poesia, con i video, con le installazioni, in specifici, si dice site specific, no? E in spazi anche pubblici, cosa importante perché visti da tutti, no? Ha una laurea in scienze politiche, quindi la visione del mondo è complessa e riverbera nelle sue opere. Ha vinto numerosi premi importanti, tra cui il premio di poesia ai poeti intorno al mondo e soprattutto ha conosciuto il mondo perché lo ha girato, giusto? Grazie anche a questi premi importanti. Tantissime sono le sue opere che sono pubblicate con edizioni, con diciamo case editrici importanti e questa sera ci dà veramente un regalo importante, Ingenua luce, al poeta Solo la poesia può dirlo. Ce l'hai? Volevo dire che questa poesia l'ho scritta perché un mio amico pittore Elio Iodice, che è mancato, e quindi volevo appunto ricordarlo qui oggi. Lui fotografava tutti gli eventi di tutti gli altri artisti, era in tutte le mostre, si dava veramente generosissimo e aveva fatto un'antologia dove i poeti scrivevano per i pittori. E io avevo scritto questa poesia per lui. Perché, dopo forse si capisce, ma volevo un attimo dire, lui sintetizzava tantissimo le cose come se ne restasse abbagliato. Adesso mi spiego meglio, nel senso che il linguaggio poetico è particolare. Ingenua luce. Al poeta solo la poesia può dirlo. Luce del giorno, anche qualsiasi, arriva, espande l'aria di riverberi e la trapunge di riflessi, si incanta sul prato e splende sulla fronda, sul ciglio del solco, ed è risucchiata dalla terra inclinata, e dalla buca nera e dal torso dell'albero, e correndo fino laggiù fa risplendere le cime delle montagne innevate. Del moto grande tu raccogli i verdi e il giallo, l'azzurro invece residua dappertutto. Pervaso di sereno provi a captare, a catturare, goloso,
e non con metodico trascrivi, non con attese interiori attendi, non per esattezza ti fermi, ma rifletti. Così, preso dal vedere, ti lasci attraversare con cuore semplice e semplificato di chi non vuole essere troppo permani, ingenua luce. Allora, posso dire, si sente, lo diceva Giorgia, che questa poetessa non è solo una poetessa, ma proprio un'artista a 360 gradi. Il suo modo di scrivere poesia è tridimensionale, come le installazioni probabilmente che lei fa, no? Nei vari luoghi, e si vede che ci costruisce un mondo intorno e ce lo fa vedere. Grazie, è stato un piacere ascoltarla. E adesso io chiamerei una poetessa, qui tiriamo le orecchie, perché era convinta che la manifestazione cominciasse alle 18 quando in realtà doveva finire alle 18. Abbiamo un ritardo fisiologico dovuto al fatto che la manifestazione è cominciata un po' in ritardo nel pomeriggio a causa di un incidente sulla Romea che ha ostacolato l'arrivo di molti poeti. Allora, c'è anche Mara Ballan, oltre alla nostra cara invece Laura Guadagnin, che ha sbagliato l'orario, ma anche Mara Ballan, che non si è iscritta alla cosa, però ci chiede se può farci ascoltare la sua poesia. Io direi assolutamente di sì. Quindi prima chiediamo a Laura Guadagnin. Prego. Sì, no, sì, ma c'è Laura che era iscritta, puoi sederti accanto a noi e dopo ti facciamo dire la tua. Allora, Laura Guadagnin è una poetessa veneziana, nata a Venezia, fondatrice con Grazia Sterlocchi della scuola di poesia La Settima Stanza. Fondamentale, eccezionale questo gruppo, ha dato vita a tante manifestazioni importanti, no? In particolare con il Centro Donna ha collaborato il Comune di Venezia. Raccontare Laura ci vorrebbe una vita, tutte le cose che ha fatto. È fondatrice di Waves, Woman Hearts, associazione di Venice, con sede a Sant'Elena. Sue poesie si trovano in varie antologie. Ha organizzato Poesia 2000, no? Con il Centro Moltale, con il premio e anche il premio di poesia Ugo Foscolo a Venezia. Insomma, ha curato libri, insomma, si occupa di tantissime cose. Lei ci porta una poesia, penso a lei, molto cara, è intitolata a Dario. Dario è un ex tenore. No, non leggi questa? No, poi Fiori mandata. Ma io avevo questa, scusami. Va bene, scegli un'altra. A me piaceva tanto a Dario, che però diciamo cos'è. Dario era un ex tenore del Teatro La Fenice, da anni affetto da SLA, no? Che comunica e scrive poesia attraverso il battito di ciglia. Sai cosa ti dico? Prima ci leggi questa e poi ci leggi anche quell'altra. Allora leggici questa. A Dario. E se fosse uno strano privilegio, visto da un'altra angolatura, cambiare status e non aver paura, il divenire pianta che ogni seme preme, battito di ciglia che a ogni soffio freme, essere humus che non scappa e tiene, di radici e rami tendere verso quel poco che basta, essere corolla e casa senza scappare come noi e per noi umani restare. Grazie. Allora, Mara Ballan, intanto che la nostra Laura riceve la sua rosa, perché a una rosa data si riceve una rosa. Scusa. Vabbè, dai, succede. Bello della diretta anche questo. Allora, abbiamo Mara Ballan che, dicevo, chiede di leggere una sua lirica e noi l'accogliamo a braccia aperte. Prego. Allora, sono Ballan Mara e sono creative design e disegnatrice progettista nel campo del design.
e grafica di professione, scrivo per passione, collaboro con giornali locali. Questa poesia ha vinto il premio Regione... Mi scuso, ho sbagliato, sono emozionata. Questa poesia ha ricevuto il premio speciale al concorso San Gerardo Maiella nel 2019 a Muro Lucano, Potenza. Il concorso era patrocinato da Matera Events, Capitale della Cultura 2019. È una poesia che è stata ispirata dalla mia casa natale, casa dei nonni materni, i quali mi hanno cresciuta. Via Desman 106. Il giallo pallido scrostato, il legno verde arso dal tempo, la malta ancora aggrappata. Son chiusi gli scuri, son chiusi i battenti del vecchio cancello. Sembrerebbe disabitata se solo il pensiero non vi scorgesse dietro al portone, seduti a fianco a mirar la strada. Non potevate perdervi nella vostra dimora, nemmeno quando, giunta l'ora, di ogni passante siete memoria. Grazie, e chiamo Chiara Lazzarin, che prima avevo chiamato, forse era uscita in bagno, non si sa, non è misteri, l'avevo chiamata e mi dice: ma io sono qui ma non ho letto. Ma come? Ma se l'ho chiamata? No, non ci sono arrivata dopo. Ah, ecco, invece noi l'avevamo chiamata anche lei, come la Laura Guadagnin, pensava fosse più tardi. Allora, intanto è una bellissima poetessa che già questo, no, ci induce a sperare in versi altrettanto, diciamo, esteticamente apprezzabili, e è giovanissima e quindi ci induce a sperare che, no, questo passaggio di testimone, che la poesia, no, si allarghi e sia patrimonio delle nuove generazioni. E ha 25 anni, viene da un piccolo paesino della provincia di Belluno, la Valzoldo, fantastica. E sin dall'infanzia ha avuto una, come lei dice, un'insaziabile curiosità per il mondo che la circonda, e ponendosi soprattutto numerosi interrogativi, no? Sull'esistenza, sulla natura, sul cielo, che ha trascritto nelle sue opere poetiche poi, no? I suoi studi sono linguistici, ma la sua ricerca si è quasi interamente rivolta all'ambito filosofico, no? E intrecciandolo con quello artistico, e si è iscritta non a caso a filosofia a Venezia, occupandosi soprattutto di filosofia morale e mistica. Il suo percorso accademico, ma non ci posso credere, è il mio che ci dice che la manifestazione sta per finire. Allora stavo dicendo che si è iscritta a filosofia e a seguito del suo percorso accademico ha deciso di proseguire i suoi studi a Venezia, ed è rimasta con noi, questa città meravigliosa. Allora, nell'ultimo anno scrittura al centro della sua attenzione, e la poesia soprattutto sono diventate appunto parte integrante della sua vita, e lei ci legge una poesia che ha un tema, ma signori, ci vorrebbe, è passato il 19 di marzo da poco, un tema profondo come, diciamo, come niente c'è di più profondo, no? Fondante, direi, padre. Padre, discendenza, maestra di fede, nella domanda trasmessa dal legame del cuore, come sentirti, saggezza, appesa a un filo di voce friabile, così mi abbracci, filosofia nascosta in molliche di pane. Meravigliosa. Posso dire una cosa? Ecco, chiediamo a questa giovane poetessa, lo chiederemo anche
visto che è rimasta a Venezia, ai giovani che hanno aperto questa manifestazione e poi ad altri, se ne avete segnalateli, fateli venire. Facciamo una manifestazione che unisce le generazioni, che fa parlare un poeta strutturato e maturo con un poeta giovane che nasce, che sta approfondendo la sua curiosità verso la poesia. Sarebbe un dialogo intergenerazionale meraviglioso. Accettate la sfida? Grandi. Allora, mi dai la parola per 3 cose? Certo, anche allora, di più. Primo, c'è ancora qualcuno che non è stato chiamato, che abbiamo perso? No. Secondo, se c'è qualche signora del pubblico, saremo liete di donare una rosa anche alle signore del pubblico. Terza cosa, deve dirvi questo, per nipoti o figli o studenti. Allora, chiudiamo la manifestazione, visto che abbiamo parlato di padre, mandando un saluto affettuoso ovunque egli sia a mio padre, che ha dato vita a questa manifestazione a Venezia, che ne ha creduto sempre fortemente. A lui è dedicato, come sapete, il Premio Nazionale di Critica Poetica Gino Pastega, per tutti gli studenti delle scuole superiori che hanno amore, voglia di approfondire la poesia, di leggerla, di scrivere di poesia. Il bando della 7ª edizione è varato ufficialmente e il tema, che sarà anche il tema della prossima giornata mondiale della poesia, che vi aspetta e vi accoglierà nel prossimo anno, no? E quindi nel 2025 è partito ufficialmente, dicevamo, è stato lanciato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Il tema è fantastico. Io ho usato questo termine anche troppo, però lo credo veramente. È poesia come creazione e rivoluzione. Facciamola insieme. Al prossimo anno, grazie, ringraziamo l'Ateneo Veneto, ringraziamo Giorgia fantastica, il professor Carinci che ci ha ospitato, grazie alla presidente dell'Ateneo Antonella Magaraggia, grazie a Valerio che ci ha assistito durante questa lunga maratona e grazie a tutti voi. È stato un piacere condividere con voi questa grande corale polifonica giornata mondiale della poesia. Un applauso a Giovanna, brava Giovanna. Ce l'hai fatta.